Ciao a tutti, bentornati su Spazio Indaco, bentornati all'oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 12 al 19 dicembre e un grazie particolare a tutte le persone che stanno scaricando l'ebook della Luna, lo che trovate nell'info box, potete scaricarlo, e tutte le persone che sostengono il canale e che mi offrono un caffè su Ko-Fi. Ragazzi, grazie, perché grazie a voi posso dedicarmi maggiormente al canale, e adesso che abbiamo come dire, concluso il lungo percorso dei 12 oroscopi del 2023, se volete nei commenti, poi ovviamente anche su Instagram, sul profilo di Spazio Indaco, metterò dei sondaggi per vedere quali tematiche possiamo affrontare, insomma, cosa vi sta interessando al momento. Approfitto dell'introduzione per rispondere a chi mi chiede ho registrato l'email quando andate a scaricare l'ebook sulla Luna, l'ebook gratuito, e cosa devo fare adesso? Dovete cliccare sul link e vi arriverà o una seconda email, non mi ricordo se l'hanno tolta, o vi arriverà, o scaricherete cliccando il link della prima email che vi arriva, scaricherete il materiale, quindi spero che riusciate. Quindi una volta che inserite la vostra email vi arriva un'email, scusate, è già arrivata 1000 e la cosa mi preoccupa, arriva l'email al vostro indirizzo di posta e lì c'è un link con la registrazione, la conferma di registrazione, quindi con la possibilità di scaricare l'ebook. E questa è una cosa. Poi nella settimana, soprattutto su Instagram, c'è stato anche un post, qui su YouTube mi avete fatto notare che si sono avverate, diciamo, quelle previsioni fatte in base alla luna piena in Gemelli e alle scoperte di questioni che potevano risultare scomode per il Vaticano e anche in generale si possono ancora in realtà verificare anche altre scoperte, diciamo, di cold case, cioè di scomparse, morti di persone di cui non si è più saputo nulla, e infatti sono emerse delle notizie riguardanti Emanuela Orlandi, che giustamente una di voi mi ha scritto dicendomi anche la Orlandi è del segno del Capricorno, quindi adesso con Mercurio, Plutone sul segno del Capricorno della povera Emanuela Orlandi, dal 2008 sta scavando, e entro il 2024, entro novembre 2024, dovremmo trovare qualcosa, no? Dovremmo avvicinarci molto alla verità, se non tutta, ok? Quindi questo è senz'altro. Tra l'altro stavo guardando il suo tema natale e dal 20 dicembre Giove ritorna sulla sua quarta casa. Voi sapete che la quarta casa è la fine di tutte le cose, e lei, se non erro, aveva Saturno in Ariete in quarta casa, il che vuol dire che il suo karma dipendeva proprio dal luogo d'origine, dal fatto di essere una ragazza del Vaticano. E ovviamente è un Saturno in Ariete in quarta casa, non sta molto bene, perché la quarta casa è legata alla Luna e al segno del Cancro. Quindi un Saturno bellicoso, un karma bellicoso in quarta casa indica che comunque perché nati in quel luogo c'è un karma da portare avanti. Tra l'altro io dal disegno, da quello che ho visto, poi se volete ci dedichiamo un video a parte, credo che queste si trattino, le persone della famiglia Orlandi siano grandi anime con le spalle grosse, che si siano incarnate per scoperchiare qualcosa di grosso, no? Per fare come un'epurazione, perché comunque un Saturno in quarta casa è sì sofferenze legate al luogo d'origine, no? Ma è anche Saturno è anche il grande maestro, può essere anche avere l'autorità di arrivare e dare un nuovo inizio. E io vi ricordo che diciamo il principale difensore, il principale combattente di questa storia, che è Pietro Orlandi, che ha tutta la mia ammirazione, si chiama Pietro.
e come è lui che ha fatto questo grandissimo lavoro coraggioso di esporsi e di combattere veramente come un leone, e come gli disse qualcuno nel gruppo di Pietro Orlandi, nel quale io sono da molto tempo perché seguo accuratamente questa vicenda, perché la trovo terribile, e trovo terribile il dolore che queste persone hanno provato e stanno provando ancora, e soprattutto le ingiustizie, i depistaggi e le bugie che veramente dopo 32 o 33 anni insomma, sono più che sufficienti per qualsiasi essere umano, quindi grande ammirazione oltre che grande compassione nei loro confronti. Pietro si chiama Pietro, e anche San Pietro, che è stato quello che ha deposto la prima pietra della chiesa, si chiamava Pietro, e lui potrebbe essere colui che fa segnare una svolta importante. Quindi insomma io credo che siano persone dal grande destino, e quindi anime antiche e di grande forza, perché non tutti saremmo stati capaci di fare altrettanto, ok? Di combattere. Quindi volevo dirvi che la ragazza Saturno, Chirone, insomma ha dei pianeti scomodi proprio nel quarto settore, quindi la faccenda ovviamente è legata insomma, all'essere cittadina vaticana, e adesso dalla prossima settimana, dal giorno 20, Giove per 5 mesi ritornerà su quella quarta casa, e ragazzi, Giove chiude un ciclo che è stato molto pesante, un ciclo che è iniziato nel 2011, che per loro, che per Emanuela Orlandi è stato molto pesante, perché a parte il cielo che c'era nel 2011, che quindi ha inaugurato un dodicennio pesante per tutti noi, nel suo caso è coinciso proprio, se non sbaglio, all'inizio del 2012 con l'archiviazione del caso che era stato riaperto nel 2008 dalle dichiarazioni di Sabrina Minardi. A chi l'ha visto, quindi la persona che il giudice, se non sbaglio, che ha archiviato quel procedimento, quella riapertura del caso, è stata premiata dalla Santa Sede, da Papa Francesco, con delle onorificenze che adesso mi sfuggono nel dettaglio, ma che mi lasciano un senso, no? E quindi adesso si chiude quel ciclo, con questo Giove se ne apre un altro, e adesso è in concomitanza anche con Mercurio retrogrado su Plutone, proprio sul cielo, che quindi parla della corruzione del potere. Congiunzione Mercurio-Plutone sul Sole di Emanuela Orlandi. Adesso dalla fine della scorsa settimana è arrivata anche Venere, quindi Venere, Mercurio congiunti a Plutone, quindi come dire, la piccola fortuna, persone che forse cominciano a parlare, forse è il tempo di, no? Forse è arrivato il tempo di poter dire qualcosa, forse, visto che è coinvolto Plutone con questi pianeti veloci, forse le persone, forse è mancato qualcuno. Tra le persone di cui si poteva avere timore, forse in questo lasso di tempo, insomma, è mancato qualcuno, e adesso la gente ha meno timore di parlare, e le cose possono venire fuori. A tal proposito rispondo anche a chi mi ha fatto delle osservazioni sotto al post nel quale facevo notare, no, che le previsioni sul caso di Emanuela Orlandi si erano verificate, perché ho detto che questo Giove in pesci di transito ha fatto emergere il lavoro di Urano in pesci, e probabilmente, leggendo frettolosamente, più di una persona mi ha chiesto: ma Urano adesso è in Toro? Infatti Giove adesso ha fatto uscire quello che Urano in pesci nel 2008-2009, quando ebbe l'opposizione con Saturno, fece scoprire, ma che si risà adesso. Voi pensate, sono passati tot anni. Diciamo che Giove adesso ha trovato l'aiuto di Plutone, perché Plutone dal 2008 alla fine del 2022 ha fatto il grosso del suo lavoro, e quindi adesso queste cose, col favore di Giove che ritorna su quell'Urano che tutto fece, Urano opposto a Saturno, che tutto fece scoprire, torna, no? Ritorna e porta un po' di verità, non sappiamo quanta, un po' di verità. Probabilmente l'ultima proprio pietra di questa verità forse la avremo fra 3 o 4 anni, quando Saturno ritornerà in Ariete,
sull'Ariete di Emanuele, sul Saturno in Ariete di Emanuela, ma in realtà ci sono dei transiti molto interessanti anche adesso, ok? Soprattutto quando ci sarà Saturno in Pesci che farà scoccare una lancetta, un tempo di svolta, perché andrà proprio a cristallizzare e anche forse a punire, perché Saturno è un gran maestro, severo ma giusto, le cose emerse ai tempi di Urano in Pesci. Perché tutti questi pianeti in Pesci? Perché i pianeti in Pesci sono legati alle religioni, quindi quando Urano è transitato per 5 o 6 anni nel segno dei Pesci, ha portato fino al 2011, se non erro, ha portato la rivoluzione nel settore delle religioni, scoperta di cose, insomma, e quindi un rinnovamento, no? Un rinnovamento che però deve passare per la distruzione delle cose che non funzionano più, che sono obsolete e che sono anche tossiche, no? Perché la Terra è un pianeta evolutivo, quindi quando una cosa viene a galla è perché ormai siamo arrivati alla saturazione di quella cosa che è stata ripetuta troppe volte e adesso basta. Per mettere basta, visto che noi umani non ci fermiamo, ci vuole lo scoop, lo scandalo, ci vogliono queste cose. Quindi la vita sulla Terra funziona spesso così. Quindi noi non ci sappiamo fermare e deve esserci un avvenimento di rottura. Un'altra cosa che è emersa sono delle intercettazioni sul caso della povera Simonetta Cesaroni, della quale invece le sorti, il movente e l'assassino no, ma le sorti sono note perché fu ritrovata nell'agosto del 1990. Anche lì, se ci fate caso e se la memoria non mi inganna, perché sto leggendo tante di quelle cose, gli atti che potrei fare confusione, ma se non erro le intercettazioni di cui si sta parlando adesso erano state ascoltate nel 2008 sono intercettazioni risalenti al 2008, proprio come il caso proprio come le vicende di Emanuele Orlandi, proprio perché c'era Urano opposto a Saturno, nel 2008 in occasione del processo all'ex fidanzato, perché dalle nuove perizie del DNA era venuto fuori che uno dei 2 o 3 DNA che c'erano sugli indumenti della ragazza appartenessero al ragazzo che stava frequentando allora e che non era lui. Invece adesso dalle intercettazioni hanno innanzitutto appurato che Pietrino Vanacore, che era il portiere, fu il primo ad entrare nell'ostello, fu il primo a trovare il cadavere, ad avvisare invece che la polizia l'avvocato che era proprietario, e poi da lì altre cose che però cioè, prima di fare nomi, cognomi, insomma vediamo che piega prendono le intercettazioni, ma insomma pare che ci siano stati dei depistaggi proprio per coprire qualcuno di importante che viveva nel palazzo. Ovviamente con Mercurio in Capricorno su Plutone e con Mercurio retrogrado sempre su Plutone dal 29 dicembre al 18 gennaio potrebbero saltare delle cose, soprattutto perché questa settimana tra il 18 e il 19 Lilith in Cancro, quindi legata a questioni che possono cambiare il paese. Il Cancro non è soltanto la famiglia, quindi possono avvenire delle cose, possono esserci dei chiarimenti riguardo alle singole famiglie o all'infanzia di ognuno di noi o ai figli di ognuno di noi o al rapporto con il nostro luogo di origine, ma una Lilith in Cancro opposta a Plutone, Mercurio retrogrado e anche Venere a un certo punto, che culminerà il 6 gennaio con la Luna piena in Cancro, opposta a Plutone e Mercurio retrogrado, qualcosa che fa tremare o i palazzi di potere o le cose, non soltanto in Italia, perché l'Italia non è del segno del Cancro, cioè possono avvenire varie cose disseminate. Perché questo? Uno, perché Plutone lavora per tutto il mondo,
Plutone in Capricorno deve epurare, deve far evolvere e quindi pulire dalle nefandezze, dalle scorrettezze di potere tutti gli organi di potere del mondo. Ovvio che in alcuni siamo pronti, in altri c'è un'arretratezza magari, no? È un regime ancora talmente potente che magari si sentirà un'altra volta, no? Il mondo non va tutto uguale, mentre da una parte accade una cosa, l'energia che sprigiona quella novità va a bilanciare un altro punto del pianeta dove invece c'è ancora, come dire, arretratezza, no? C'è un'alchimia nella rete, nel pianeta Terra, c'è un'alchimia e ovviamente le energie, luce e ombra si devono anche bilanciare, ok? Perché il pianeta probabilmente deve mantenere un suo equilibrio. Quindi Plutone fino al 2024 epurerà, farà evolvere tutti gli organi di potere e a livello individuale il nostro rapporto, il nostro tipo di correttezza, il nostro modo etico o meno di vivere di vivere il potere o di esercitarlo, no? Quindi se lo subiamo, se ne esercitiamo troppo, se siamo troppo indulgenti con noi stessi e invece troppo critici con gli altri, anche quelle sono forme di potere, sono forme errate, insomma, se siamo nelle dinamiche vittima-carnefice, quindi a volte siamo la vittima e a volte invece siamo i carnefici con quelli che sono più deboli di noi, anche quella è una dinamica che che viene attenzionata da Plutone in Capricorno, proprio tutto l'utilizzo del potere nel micro e nel macro. Quindi Lilith opposta a Mercurio, a Venere, a Plutone, proprio dal 18 dal 19, che culminerà con una luna piena in Cancro opposta ai Venere in Capricorno. Diciamo che durante le vacanze di Natale, quantomeno a livello di notizie, visto che poi continua ad esserci Marte retrogrado in Gemelli, diciamo che non ci annoieremo, no? Sarà un periodo in cui si sentiranno molte cose, molte notizie, molte scoperte e poi un'altra cosa, probabilmente in vista di Plutone in Acquario, l'ultima e poi passiamo all'analisi del tema natale. Non so se avete notato, noi avremo Plutone in Acquario dal 24 marzo ai primi di giugno, al 10 giugno è il primo ingresso, dopo 150 anni Plutone torna in un segno uraniano, quindi si trasformeranno, ci saranno scoperte in tutto quello che è uraniano, anche nel cinema, anche nell'astrologia. E avete notato che iniziano a parlare al TG di UFO, di cose, è chiaro che stanno per farci qualche rivelazione in quel senso, insomma, perché battono lì, potrebbero arrivare. I governi forse hanno deciso di aprire un discorso in questo senso. A tal proposito, non so se ve lo ricordate, potreste guardare sempre del 2009, 2008-2009, quella serie TV chiamata Visitors, non la prima, ma l'ultima. Io l'ho vista e può tornare utile di questi tempi. Quindi per non farsi prendere da così. Quindi occhio critico perché i pianeti in Capricorno, ricordatevi che oltre all'utilizzo del potere, insomma, ci stimolano ad essere critici, selettivi e lungimiranti. Quindi sfruttiamo benissimo al meglio questo stellium in Capricorno che si forma per essere più adulti, più maturi, in certi casi anche miscredenti, perché torna sempre utile. Quindi spero di aver detto tutto, ma no, non ho detto tutto, però ci torniamo in un altro momento. Io comunque vi ringrazio. Questa settimana come transiti abbiamo, innanzitutto cominciamo ad assaporare la Venere in Capricorno che ha fatto il suo ingresso tra il 10 e l'11, ma ovviamente la percepiamo adesso, la percepiremo ancora meglio la prossima settimana quando incontrerà anche la Luna in Capricorno. E il 19 Lilith entra in Cancro e questa volta è da segnalare perché, come ho detto prima, trova un cielo che la farà sentire, che la farà percepire. Quindi andiamo a vedere quello che questa settimana
prima di Natale ci porta. Tra l'altro questa è l'ultima settimana con il Sole nel segno del Sagittario e con Giove nel segno dei Pesci, perché il 20 alle 14, se non erro, lascerà definitivamente il segno dei Pesci ed entrerà nel segno dell'Ariete e tornerà in Pesci solo fra 12 anni, quindi è una settimana di rielaborazione del tutto. Andiamo a vedere che cosa porta segno per segno, ma dopo la sigla. Cari amici dell'Ariete, cari amici che avete l'ascendente Ariete, benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 12 al 19 dicembre. Allora, ragazzi, questa è l'ultima settimana di Giove in Pesci, quindi momento intimo, momento di confusione, momento di spiritualità, momento zen, momento nel quale vi siete dovuti fermare e è una cosa meravigliosa, no? Quindi un momento di nuove consapevolezze, di crescita personale, di connessione con l'Altissimo, anche di veggenza, chi ne è dotato, di sogni premonitori, tutto quello che vi pare, ma a voi piace il fuoco, no? A voi piace muovervi, a voi piace l'azione, quindi ci sarà chi sta bene in quella dimensione e chi non vede l'ora di uscirne. Allora, ultima settimana di Giove in Pesci congiunto a Nettuno, quindi il momento psichico, il momento di rivalutazione, il momento anche di guarire le ansie, insomma, queste cose qua è terminato, e dalla prossima settimana, dal giorno 20, Giove, pianeta della grande fortuna e il grande espansore, tornerà nel segno dell'Ariete e ne uscirà fra 6 mesi. Quindi fino al 16 maggio ci sono grandi opportunità di realizzare quello che desiderate, o quantomeno di avviare il processo di realizzazione. Giove è già stato nel vostro segno dall'11 maggio fino al 28 ottobre e qualcuno, più di qualcuno in realtà, mi ha scritto: a me non ha portato niente, a me ha portato un ampliamento della tristezza, della malinconia, a me tutto brutto, tutte cose che iniziavano. Allora, uno adesso, se riusciamo a capire dov'è il punto da mettere in atto per cambiare, quello lo potete fare solo voi, l'universo non fa il lavoro al posto nostro, avete una seconda opportunità. Questa volta c'è Saturno diretto, fra un mesetto anche Marte si mette diretto, il cielo è tutto estremamente favorevole, quindi la primavera ha un altissimo potenziale. Invece nella prima, diciamo, tranche di Giove in Ariete voi avete patito Saturno, che sì, tecnicamente era in ottimo aspetto, era in sestile, ma dal 4 giugno fino a fine ottobre, ragazzi, è stato retrogrado. Quindi voi avreste anche avuto il coraggio e voluto cambiare, ma era come se il tempo andasse all'indietro e si fosse fermato. Quello ha una funzione educativa. Siccome l'Ariete parte in quarta, parte a razzo e magari prima parte, prima decide, prima si impegna perché è trasportato dal fuoco e poi riflette perché è una componente del segno, e chi ha pianeti nel segno lo sa, e chi lo nega rimarrà fregato da questo negarlo, perché purtroppo è un aspetto, in quanto è proprio legato agli inizi, all'imprinting, e quindi deve avere quella forza, solo che va un attimo consapevolizzata, altrimenti veramente si iniziano tante cose che poi non vengono portate avanti, quindi si sta sempre lì ad iniziare. Con Saturno retrogrado le cose che non andavano bene probabilmente erano cose che voi pensavate fossero quelle giuste per voi, o magari sapevate anche già che si trattava di un ripiego, quindi non c'era l'intenzione, la motivazione, non eravate nel flow, non eravate nella vostra mission, e quindi l'universo ve le ha bocciate. Oppure ci sono anche i casi nei quali con il discernimento ci si rende conto che sì, quella è la direzione, ma magari lo stavate facendo male,
o soprattutto era il team quello che andava, il team, i punti di riferimento, i compagni di squadra che andavano selezionati e valutati attentamente, perché quello che sicuramente è successo agli Ariete e alle persone con l'ascendente Ariete, a prescindere dal segno solare, è che molto probabilmente il numero degli amici che avevate, come dire, prima del 2022 probabilmente non è lo stesso di adesso. C'è stata una grande selezione, c'è stata una grande epurazione, sono cadute maschere, chi non era affidabile si è dimostrato per quello che era. Forse, siccome c'è reciprocità, no? Forse anche voi avete scoperto di non provare reale amicizia per determinate persone, ok? O forse, visto che Saturno vi chiedeva crescita, anche voi siete stati un po' lasciati al palo, lasciati indietro da qualcuno perché non vibravate alla stessa frequenza. Fatto sta che c'è stato un momento di grande crescita proprio per le questioni legate al team, all'entourage, anche con i colleghi di lavoro, con le persone con cui pensavate di fare delle cose, se non erano quelle giuste, il motivo è questo, cioè il progetto non è decollato perché non aveva l'energia giusta e quindi oppure voi stavate concorrendo al progetto di qualcun altro, magari totalmente fallimentare. Ho visto delle cose abbastanza incredibili che non avevano né capo né coda e no, può succedere quando le teste non si mettono veramente tutte d'accordo. E, ragazzi, il motivo era quello. Per le persone, quindi adesso se riuscite a consapevolizzare, se riuscite a capire cosa avete impiegato questi tempi di retrogradazione con Marte retrogrado, poi c'è stato Saturno retrogrado, insomma anche Giove è tornato nel segno precedente al vostro. Se avete fatto buon uso di quello, vi siete ascoltati e avete visto dove vanno le cose, probabilmente dalla prossima settimana, complici non solo Giove in Ariete che ritorna e vi accompagna positivamente, ci sono anche già 3 pianeti in Capricorno, la prossima settimana anche il Sole si aggiungerà ad uno stellium, Milla fa danni, ad uno stellium in Capricorno, e quindi ci sarà un momento di grande determinazione, di grande ambizione, di grande sistemazione e guarigione dei vostri obiettivi. Quindi si inizierà a chiarire e a diradare la nebbia, a chiarire la situazione. Siccome è un momento molto ambizioso, molto costruttivo, c'è molta energia e c'è molta voglia di andare avanti, io vi ricordo che dal 29 dicembre al 18 gennaio c'è Mercurio retrogrado, quindi non è il momento di esordire, aprire attività, pubblicare libri, fare annunci, no? Fare proclami, presentare un team, perché c'è Mercurio retrogrado. È un momento molto utile, non certo per guardare al futuro, ma molto utile per guardare al passato, per riavvolgere il nastro, rifare un recap. È un momento da recap, soprattutto a livello proprio di ambizioni, di obiettivi professionali, no? Di questioni di questo genere, di questioni molto concrete. Fate un recap e anche se ci sarà una luna piena in gennaio sfidante, no? Un po' solleticante nel segno del Cancro, il 6 gennaio, non cedete a fare proclami, a iniziare cose, no? Resistete e aspettate il 19 di gennaio, perché altrimenti vi toccherà ritornare sulle cose un sacco di volte. Quindi spero che abbiate fatto il punto della situazione. L'ultima cosa che volevo dirvi: chi mi ha scritto, a me Giove non ha portato tutto questo entusiasmo, tutta questa vita, ha portato soltanto liti, malinconia e tristezza. Ragazzi, quello ha trovato in voi, perché Giove è il pianeta della grande fortuna se trova le basi, cioè se uno ha lavorato sodo in maniera evoluta e costruttiva, Giove dà delle occasioni strepitose. Ma se noi pensiamo che quello che coviamo nell'animo non abbia un peso nella vita terrena e che quando passa Giove ci porti delle cose positive, poi un Giove marziano, figuratevi voi, un Giove legato ai nuovi inizi ci porti delle cose positive a prescindere, è proprio interpretata male. Avete proprio interpretato male il transito. Soprattutto in astrologia evolutiva le cose vanno dette per come stanno. Giove dilata quello che c'è, anzi lo fa anche aumentare per farvelo vedere
di modo che se voi volete, perché noi abbiamo il libero arbitrio, se voi volete ci lavorate su, magari fate un percorso e vi liberate di quella rabbia e della causa all'origine che l'ha generata, ok? Può essere karma familiare, possono essere esperienze non digerite, ma il lavoro lo dobbiamo fare noi. L'universo ci dà soltanto le opportunità e quando i transiti sono favorevoli come quelli che avete voi ci facilita, quindi ci mette le persone giuste, chi ci appoggia, chi ci sostiene e la rinascita però parte soltanto da noi stessi. La differenza la facciamo noi con il nostro impegno, con la nostra volontà, con l'umiltà di non voler avere sempre ragione perché l'ego è un grande traditore dell'essere umano, tra l'altro è del tutto inutile proprio in termini di felicità, perché l'ego non ne ha mai abbastanza, è insaziabile, quindi non andrebbe alimentato e queste sono le chiavi, insomma, no? Quindi io vi auguro una rinascita che sia come la meritate. Ricordate che non siamo tutti uguali, assolutamente. L'evoluzione è meritocratica, anche se non ci sembra, noi non sappiamo il karma delle persone, l'anima è immortale, c'è chi viene in questa vita a raccogliere frutti che ha seminato nell'altra e nel contempo c'è gente, il mondo è pieno di gente che vorrebbe raccogliere frutti di campi che non ha mai arato e seminato. La differenza la fa l'impegno e la volontà e ascoltare il proprio cuore. Quindi io vi auguro di utilizzare questa settimana per fare un mega recap e ripartire rinnovati e più forti di prima. Un grandissimo bacio, vi aspetto nei commenti e passiamo agli amici del Toro e dell'ascendente Toro. Cari amici del Toro e cari amici con l'ascendente Toro, questo oroscopo è per voi, quindi è dedicato a tutte le persone nate sotto il segno del Toro e a tutti quelli che, a prescindere dal segno solare, abbiano l'ascendente, quindi il personaggio pubblico, nel segno del Toro. Allora, innanzitutto abbiamo già 3 pianeti nell'amico segno del Capricorno. È interessantissimo che la Venere, vostro governatore, sia entrata da pochissimi giorni nel segno del Capricorno, quindi vi sarete già accorti che c'è una lucidità maggiore, che sono aumentate le figure positive intorno a voi, persone costruttive che vi guidano. Forse c'è stato il ritorno di qualcuno, no? Di un punto di riferimento importante, di un professore, se non c'è ancora stato e cercate delle figure di riferimento, oppure dovete fare la tesi, oppure avete un rapporto particolare con un professore, con un coach, con una guida, da questa settimana assolutamente arrivano figure positive che vi ampliano gli orizzonti, ma già voi vi sarete accorti che avete mente lucida, avete le cose chiare, la direzione, il pragmatismo e dalla prossima settimana anche il Sole in Capricorno dal 21 andrà a migliorare la situazione. Quindi vacanze di Natale sì, ma momento molto istruttivo, molto di crescita, molto di sviluppo, di superamento di limiti personali, di grande concretezza, aumento della fiducia in voi stessi, aumento anche del feedback esterno. È un momento costruttivo, forse non sarà un momento in cui andate alle Maldive, forse se partite fate il giro delle città d'arte, forse farete qualcosa di culturale, forse farete qualcosa di impegnativo legato alla montagna, ma è comunque un momento molto positivo per crescere, per diventare persone lungimiranti. Quello che state facendo adesso avrà degli sviluppi interessanti, quindi queste nuove consapevolezze, questi viaggi, questa crescita personale, questo aumento della conoscenza porteranno degli sviluppi molto interessanti a partire dalla primavera, quindi dateci dentro, assolutamente dateci dentro. Se non l'avete ancora visto, sul canale ci sono, se non li avete ancora visti, ci sono 2 video dedicati al lungo transito di Plutone in Capricorno. Questi pianeti, ma soprattutto la Venere, a voi interessa, che è il vostro governatore, si stanno congiungendo e lo faranno per la Venere circa 3 settimane
Mercurio ha un transito straordinario, quindi fino al 5 febbraio, il Sole fino al 20-21 gennaio si stanno congiungendo su Plutone in Capricorno, quindi riportano a galla per essere verificate, no? Per vedere se le avete capite e messe in atto, le lezioni che Plutone vi ha portato, ma anche la grande trasformazione, la grande crescita di consapevolezza a cui state lavorando dal 2008. Quindi se vi va di capire bene o male come sarà il trend, o se dovesse capitare qualcosa di impegnativo, se volete andare a riguardare quei video, io li sto riproponendo perché Plutone finirà il suo percorso a novembre 2024, quindi fra 2 anni esatti, ma quando ci sono altri pianeti in Capricorno che si addensano, soprattutto il vostro governatore, il video è attuale più che mai. Quindi per dettare il trend, quindi momento anche di crescita, visto che il vostro governatore è su Plutone, anche di crescita e maturità nelle questioni sentimentali che vi stanno tanto a cuore e anche nelle questioni di benessere, di salute, di guarigione che vi stanno tanto a cuore, perché si sa che il Toro non può vivere senza amore, non può vivere senza benessere, senza bellezza. Quindi in queste settimane, ma già da questa, potete trovare dei medici migliori rispetto a quelli che in passato vi hanno deluso, trovare soluzioni di guarigioni, di estetica, proprio si alzano le vibrazioni, si alza la consapevolezza e di conseguenza scegliete anche meglio, no? Quindi è un momento veramente interessante. Dalla scorsa settimana per le finanze e anche per l'indipendenza psicologica rispetto a qualcuno, no? Rispetto al partner o comunque rispetto a persone a cui siete legate da passione, che è un'altra delle, come dire, delle tematiche care al Toro, si è innescata una fase di tipo un effetto domino, no? Una fase di cambiamento, di rinnovamento che ovviamente cammina parallela rispetto a questo momento di guarigione, ma le due cose avvenendo tutte e riguardando voi vi porteranno ad aumentare la consapevolezza un po' a 360 gradi. Si è innescato come un effetto domino, quindi o il distacco da qualcuno è cominciato con la luna piena dell'8 dicembre ma finirà il 6 gennaio, oppure anche delle questioni economiche sono state messe in moto o che ne siate consapevoli oppure no dalla scorsa settimana e come dire lavoreranno per voi e porteranno novità e notizie fino al 6 gennaio, quindi è ovviamente un momento di grande cambiamento. Il Toro ha avuto diverse quadrature di Saturno negli ultimi 3 anni, ma soprattutto il Toro ha Urano nel Sole, quindi sia che abbiate l'ascendente, sia che abbiate il Sole in Toro o anche la Luna, magari ce li avete tutti insieme. Urano, uno scatenatore di fenomeni improvvisi, ma è un grande rivoluzionario. Dal 2018 sta lavorando su di voi fino al 2025 circa, e quindi soprattutto in questa probabilmente la fase più dura si sta concludendo, si sta completando, ed è quella in cui Urano è stato in dissonanza con il suo governatore, perché Urano e Saturno si sono scontrati pesantemente negli ultimi 3 anni, quindi hanno destrutturato un sacco di cose, anche un sacco di abitudini, di convinzioni limitanti. Sapete che il Toro si mette nel suo orticello e nelle sue opinioni e da lì non esce, no? Quindi probabilmente tanta è la testardaggine, tanta è l'ostinazione del Toro a voler rimanere nello status quo, tante sono le picconate che l'universo gli manda per creare la crepa e per aprire la mente, perché un Toro, diciamo, ad ottave medie non è proprio la lungimiranza fatta persona. Quindi la rivoluzione è inevitabile, cioè bisogna sviluppare questa abitudine, questa attitudine a sapere che le cose per il momento, almeno fino a marzo, ma da 3 anni a questa parte, sono in continua evoluzione. Quindi questa luna porta un distacco che si compirà probabilmente quando nelle prime settimane di gennaio, un distacco o da questioni economiche o da un legame stretto, simbiotico, di dipendenza da qualcuno o di qualcuno nei vostri confronti. Quindi comunque state lavorando anche a livello psicologico per una
per un'indipendenza e per una autogestione di voi stessi. Si sa che il Toro si appoggia molto, si fa proteggere, e invece complice Marte in Gemelli, il Giove in Ariete della prossima settimana, state andando invece verso una sorta di rinascita che prevede una certa indipendenza sia psicologica che emotiva e anche economica, ok? Quindi grandi consapevolezze, grande rivalutazione delle situazioni. Vi ricordo, siete guidati bene, quindi andate avanti. Vi ricordo che Mercurio sarà retrogrado dal 29 dicembre al 18 gennaio, quindi sarebbe meglio in quel periodo essere zen, non fare colpi di testa, non prendere decisioni importanti, non esordire, non dare inizio a cose importanti, ma sistemare le questioni del passato. Questo è molto importante per continuare nel vostro caso sarà molto utile anche a rivedere delle consapevolezze del passato che davate per certe e che magari si riveleranno delle certezze illusorie anche rispetto alla conoscenza di qualcosa. Quindi momento comunque positivo. Giove presto entrerà in Ariete e vi riporterà quella voglia di ribellione dei mesi scorsi. Cercate di non fare grandissimi colpi di testa, disciplinatevi soprattutto dal 29 dicembre al 18 gennaio. Vi mando un grande bacio e passiamo agli amici dei Gemelli e dell'ascendente Gemelli. Cari amici dei Gemelli e cari amici con l'ascendente Gemelli, questa settimana è l'ultima settimana legata al vostro segno ombra, al vostro lato ombra. Tutti i segni zodiacali hanno il segno opposto al proprio che rappresenta il lato ombra, cioè la parte di noi che non vogliamo vedere, la parte che ci crea problemi, e quindi è sempre un mese di sfida. Perché? Perché se noi non lavoriamo su noi stessi, se noi ci giustifichiamo sempre, col Gemelli magari tende a fare questi giochetti perché è un segno che proprio è legato un po' alla leggerezza, ma anche alla superficialità e alle dinamiche, diciamo, adolescenziali, no? Quindi ha una parte molto bella, molto positiva, ma una parte in ombra che è proprio legata alla dualità del segno dei Gemelli, no? Castore e Polluce, e quindi quando non prende atto della diciamo di quella parte in ombra, quando il cielo si fa complicato, quando il sole va in opposizione, emergono sfide, ma sono delle sfide che servono per far crescere. Se ci mettiamo che questa volta c'è anche la Lilith, la Lilith in Gemelli, che porta sempre le ottave basse dei Gemelli, se voi, cari amici dei Gemelli, cari amici con l'ascendente Gemelli, vi siete sentiti regrediti, no? Avete visto delle parti di voi che sono tornate, non erano soltanto date da Marte retrogrado in Gemelli, ma la luna piena ha portato anche cioè non so se avete visto, proprio nel segno dei Gemelli i dispetti, ha portato, no, anche a far venire fuori quelle parti immature di tutti noi su cui non abbiamo lavorato. Quindi questa è l'ultima settimana, come dire, caotica, però 3 pianeti in Capricorno e dalla settimana prossima anche il Sole vi invitano a riapprofondire il discorso del karma familiare. Da qui principalmente fino al 5 febbraio c'è il transito straordinario di Mercurio in Capricorno, che invece di durare un paio di settimane durerà circa 3 mesi. Il vostro governatore sarà su Plutone in Capricorno, come se ci fosse un crash test, cioè un momento di verifica per vedere a che punto siete della maturazione e a che punto siete dall'aver creato una vostra
individualità, una vostra personalità, o quanto siete ancora legati alle dinamiche disfunzionali ereditate dalla famiglia. Chi si incarna nel segno dei Gemelli, ma anche chi si incarna con l'ascendente Gemelli, oltre ad avere delle grandi doti magari diplomatiche, sono degli ottimi commercianti, degli ottimi venditori di se stessi, molto molto vanitosi, ma anche hanno una parte immatura legata proprio al mercurio d'aria che rappresentano, che è un'incarnazione che l'anima sceglie, che è utile che è volta a perfezionare, a far maturare la mente, la psiche, Mercurio, e a fargli mantenere. La sfida sarebbe quella di mantenere la leggerezza, Mercurio in Gemelli, ottava alta, la leggerezza, il fatto di essere divertenti, di essere intelligenti, ma perdere quella parte immatura che solitamente nel segno dei Gemelli, ma anche dell'ascendente Gemelli, li porta, quando sono immaturi, quindi nella parte di ottave basse, ad essere psicologicamente dipendenti dalle figure genitoriali. Cioè il Gemelli ad ottave basse, anche l'ascendente Gemelli, è figlio di dinamiche, di modi di pensare, no? Di preconcetti, quindi è un'incarnazione che è legata molto alla maturazione e alla crescita. Questi pianeti in Capricorno chiedono specificatamente quello, e Mercurio, il vostro governatore, in un severo segno di terra, sarà anche retrogrado su Plutone, che è la trasformazione e la crescita, è il diventare l'adulto di cui avreste avuto bisogno quando eravate piccoli. Ci sarà Mercurio retrogrado dal 29 gennaio dal 29 dicembre, scusate, al 18-19 gennaio. Io, per essere prudente, considero sempre il giorno dopo di Mercurio retrogrado, così un eccesso di zelo. In quella parte, nella retrogradazione, potrebbero ritornare delle dinamiche, delle problematiche che non avete evidentemente, come dire, affrontato, interiorizzato a sufficienza, e che tornano per darvi la possibilità questa volta di avere un atteggiamento magari meno frettoloso, meno superficiale, meno nervoso, perché poi nella dualità dei Gemelli c'è anche questa fretta, questo nervosismo, perché entrambe le parti, quando sono molto separate, quando non sono integrate, chiedono ciascuna del tempo per sé, no? Quindi il Gemelli un po' scompensato si vede anche da questa impazienza, da questa fretta, da questo essere rumoroso, massiccio, proprio perché non c'è l'interiorizzazione, l'armonizzazione di quelle due parti, della tua ombra e della tua luce, e perché quello si fa con l'ascolto di sé, col silenzio interiore, ok? Quindi sicuramente il consiglio per crescere e per affrontare questi 3 mesi nella maniera più costruttiva, veramente più costruttiva, perché avrete grandi frutti se farete quello che il cielo vi chiede, è proprio quello del silenzio, dell'osservazione, del non cercare il rumore, del non fare rumore, nel non baccagliare, nel non instaurare delle discussioni molto veementi, ma stare nell'ascolto, nell'osservazione di voi, e agire quando c'è da fare la cosa giusta, quindi non quella che vi conviene, ma quella che è la cosa migliore da fare e che voi vi aspettereste da un'altra persona. Quindi ci sarà un momento di etica, di crescita, di non debolezza verso i propri bisogni, e sicuramente si inaugurerà un periodo interessante, perché poi ci sarà una luna piena in Cancro opposta ai pianeti in Capricorno, quindi ci saranno delle parti, ma io parlo di Capodanno, primi di gennaio, ci saranno un bisogno emotivo di capricci, di cose, e la responsabilità di guardarle e di come dire, di dirsi da soli che non le potete fare senza avere i richiami nei quali potreste incorrere. Oltre a questo, continua la fase di nuova consapevolezza lavorativa, avete nuovi obiettivi, avete nuovi orizzonti, e dalla prossima settimana, col passaggio di Giove dai pesci
All'Ariete cambieranno il team, gli amici, i compagni di scuola, insomma ci sono novità e nuove consapevolezze insomma, che vi porteranno lontano, perché comunque anche se dovete essere un attimino disciplinati e responsabili, cosa che comunque vi esce benissimo perché avete delle doti intellettuali, di velocità e di prontezza mentale notevoli, non indifferenti, quindi quando volete fare una cosa la fate alla perfezione, insomma ci sono delle novità proprio nell'entourage, negli amici, nel team e si chiude un ciclo di colleghi, di amicizie, proprio di persone intorno a voi che era iniziato nel 2011 e che è stato un dodicennio abbastanza disfunzionale, quindi si chiude quella fase, ne inizia un'altra, quindi nuove frequentazioni, nuove amicizie, nuovi entourage, nuove figure di riferimento, 1000 d'accordo, che saranno molto più costruttive, quindi e potrebbero veramente riguardare non soltanto le amicizie ma anche il lavoro, perché poi dipende se lavorate in gruppo oppure no, quindi fatemelo sapere nei commenti, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Dalla prossima settimana il cielo sarà ancora migliore, un grande bacio e passiamo agli amici del cancro e dell'ascendente cancro. Cari amici del cancro e cari amici con l'ascendente cancro, benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 12 al 19 dicembre. Allora, ci sono ben 3 pianeti in Capricorno, sono sicura che li avrete già sentiti. Che cosa significa? E la prossima settimana entrano Giove in Ariete e il Sole in Capricorno, ma non vi preoccupate, è soltanto c'è una richiesta di disciplina, ok? Cosa che probabilmente vi farà incapricciare ancora di più. Siete stati abbastanza irrequieti e abbastanza insofferenti, abbastanza nervosi, vi sono arrivati molti richiami, soprattutto nella scorsa settimana, con la luna piena su Marte, su Lilith, richiami che probabilmente allora sono arrivati nella misura in cui sono emersi dei comportamenti distratti, superficiali, qualcosa che vi portate dietro dall'adolescenza, no? Magari comportamenti adolescenziali che forse non corrispondono più all'età che avete. Quindi di solito quando come dire, qualcuno ci richiama frequentemente, sembra non darci tregua, in realtà siamo noi che non vogliamo in nessun modo, che fuggiamo dal messaggio, che fuggiamo dal richiamo. Quello è un modo, l'universo mette qualcuno alle nostre calcagne per farci capire qualcosa che sarebbe ora capissimo, perché comunque la terza dimensione è fortemente evolutiva. Quindi sicuramente le giornate con la luna piena in Gemelli, congiunta a Lilith e a Marte retrogrado, hanno riportato su vecchie discussioni, vecchie questioni, quindi sicuramente vi siete arrabbiati più volte e c'è qualcuno o più di qualcuno che sta diventando molto severo nei vostri confronti, molto esigente, non ve ne fa passare una, pretende disciplina, pretende responsabilità, ma soprattutto ragazzi il succo di tutto questo è la maturità. I pianeti in Capricorno chiedono al cancro di diventare gli adulti di cui avevano bisogno quando erano piccoli. E però il cancro diciamo che un po' è legato alla zona di comfort, quindi si scomoda molto difficilmente, un po' è molto legato al suo corpo emotivo. Cancro e ascendente cancro sono molto legati alle loro emozioni e le vorrebbero soddisfare sempre. Questo diciamo che non sarà un momento facile per chi, anche Milla che è qui è d'accordo, questo non sarà un momento facile per chi si disciplina con difficoltà, perché come dire, per avere una gestione matura, no? della propria persona, del proprio equilibrio psicofisico, bisognerebbe avere l'accortezza di sapere quando ci possiamo lasciare andare e quando è ora di raddrizzarci. Diciamo che con uno stellium in Capricorno e la settimana prossima con il sole che entra nel vostro lato ombra, è il momento di rigare un po' dritti e di misurarsi un po' con quel lungo processo di crescita al quale siete chiamati dal 2008. Infatti Plutone in Capricorno è stato già raggiunto da Mercurio e Venere e la prossima settimana sarà raggiunto dal Sole per un mese. Quindi inauguriamo un periodo nel quale dovete cimentarvi un attimo
con la maturità, con la responsabilità, quindi prendervi la responsabilità, come dire, di essere affidabili, di mantenere le promesse che avete fatto, questa è una grande cosa, con Mercurio opposto congiunto a Plutone, cioè non fate i soliti monelli, i soliti birichini che promettete sì sì e magari poi non lo fate. Perché? Perché soprattutto quando Mercurio sarà retrogrado dal 29 dicembre al 18 gennaio potrebbero ricascarvi sulle spalle tutta una serie di come se la misura fosse colma e si rovesciasse qualcosa, no? Quindi potrebbe accadere anche un richiamo, un allontanamento da una persona. Quindi il consiglio, no, è nei periodi soprattutto nel lato ombra del cancro di dimostrare quanta più disciplina e di introdurre soprattutto nella vostra quotidianità un'abitudine nuova, positiva, che vi aiuti a mantenere la disciplina, quindi che sia la meditazione, che sia l'osservazione di sé, che sia leggere molto, qualsiasi cosa che voi non facciate, lo sport, tutte cose che educano il corpo e la mente, ok? I pianeti in Capricorno chiedono questo, lo chiedono fortemente al cancro. Ora, chi il cancro che proprio se ne fotte dovrà fare i conti con dalla prossima settimana con Giove in Ariete che porterà nuove sfide, ma soprattutto per chi allora Giove in Ariete porta promozioni e avanzamenti di carriera per chi si è impegnato, ok? Per chi è uscito dalla zona di comfort e da vecchie dinamiche disfunzionali. Se invece siamo quei cancro, quegli ascendente cancro che fanno sempre i comodi loro, che rispondono magari ai richiami nicchiando oppure no, cercando di evadere, se sono quelli egoisti, cioè c'è anche questa forma di ottave basse nel segno del cancro, io ne so qualcosa, cioè, ho dei pianeti in cancro, non vi sentite sempre pizzicati, no? E so bene che cosa comporta, però è bene anche sviluppare le qualità saturnine, quindi sapere quando una cosa è giusta e quando no. Quindi i cancro che se ne sono approfittati un po' e che non vogliono cambiare, no? Migliorare, un po' evolvere, un po' crescere in nessun modo, potrebbero essere sfidati con quel Giove in Ariete a, come dire, a perdere qualcosa, soprattutto nella fase di Mercurio retrogrado dal 29 dicembre, perdere qualcosa o qualcuno, un lavoro magari nel quale avete avuto richiami, una persona che vi ha richiamato al vostro dovere o a delle responsabilità più volte, no? C'è una grande selezione nei rapporti interpersonali, perché ovviamente il cancro ha il trigono di Saturno, quindi deve rinascere e deve ricominciare una nuova vita da marzo e quindi è bene che situazioni tossiche, atteggiamenti disfunzionali vengano, come dire, tolti affinché Saturno possa fare il suo lavoro. Quindi è bene vederla in quest'ottica. Se invece siete voi che siete molto severi con qualcuno o molto critici con un luogo di lavoro, con delle dinamiche che non vi soddisfano più, allora questi pianeti in Capricorno e Giove in Ariete dalla prossima settimana potranno darvi una grossa spinta, un grosso coraggio, una grande disciplina per agire e liberarvi da catene. Vi ricordo soltanto di evitare proclami, rotture, lettere di licenziamento e cose del genere quando Mercurio sarà retrogrado, quindi dal 29 dicembre al 18 gennaio. Inoltre, vabbè, poi a gennaio avrete il 6 una luna piena nel sole, sul sole o sull'ascendente, insomma, quindi quello sarà un momento, ecco, di equilibrio, di tensione, di bivio, vediamo come va, ma comunque anche dovrete aspettare un 12 giorni, quindi rivalutate, pensate, prima di ufficializzare, di esordire con qualcosa di nuovo, ok? Quindi cercate di essere anche severi con voi stessi e voi vedrete che le cose andranno molto molto bene, perché il cielo vi aiuta, non aiuta chi non ci mette del suo, ok? Quindi io vi mando un grande bacio, vi aspetto nei commenti e passiamo al segno del leone e dell'ascendente leone.
Cari amici del Leone e cari amici con l'ascendente Leone, benvenuti a questa settimana che è l'ultima con, scusatemi, Giove nel segno dei pesci. Quindi finisce, diciamo, questa fase di vita legata alle questioni ereditarie, al mondo interiore, al riemergere di karma familiare, vecchie dinamiche da spezzare e finalmente dalla prossima settimana, quindi questa è l'ultima, Giove torna nel segno dell'Ariete e ritornano la forza, la grinta, la fortuna, il divertimento, i nuovi inizi, le nuove opportunità. Quindi sarà un momentone. Tutto quello che non siete riusciti ad afferrare nel periodo dall'11 maggio al 28 ottobre 2022 adesso potrebbe ritornare, questa volta con Marte favorevole, avrete l'occasione, l'opportunità, la consapevolezza, la destrezza, la maturità, la prontezza e la consapevolezza per afferrare o il toro per le corna o, o qualcosa per la cometa per la coda, insomma, mettiamola così. Diciamo che c'è un ritorno di opportunità e di cose che si sistemano molto positive. Avete ancora Saturno opposto, questo lo sappiamo, soprattutto se avete visto il video del Leone 2023, dell'oroscopo 2023, c'è ancora Saturno opposto fino al 7 marzo, però adesso da questa settimana Giove si rimette in mezzo, Marte è già in mezzo, insomma i famosi punti di Talete, cioè quei cuscinetti, quei pianeti cuscinetto che si dispongono in una maniera strategica per far defluire l'energia dall'opposizione e mandarla da altre parti. Quindi questa settimana avete 3 pianeti in Capricorno, Mercurio, Venere e Plutone. La prossima settimana arriverà anche il Sole. Che cosa significa? È un momento nel quale dovete stare forse riguardati, forse dovete pensare a rimettervi in forma, a riposarvi, a togliere magari eccessi. Un momento molto importante per il benessere psicofisico, per prendervi cura di voi, per dedicarvi a delle cure, per avere cura della vostra persona, del vostro mondo emotivo, della vostra psiche, ed è un momento davvero positivo, ok? Anche lavorativamente parlando è probabile che con questa settimana vi siate privati, come dire, vi siete tolti il grosso, no, degli impegni, delle cose da fare e adesso è come se l'energia diventasse più concentrata, più costruttiva e quindi anche la programmazione di quello che dovete fare, dei progetti a lungo termine, torna ad essere molto più ordinata, ok? Quindi è proprio il momento per rimettere in ordine la salute, la vostra persona, anche il vostro ambiente, anche carte, documenti, situazioni. Proprio voi mi direte, ma è Natale? Sì, effettivamente stiamo andando, fra poco ci sarà la terza domenica dell'Avvento. Voi sapete che su Instagram, anche qui su YouTube, la stiamo seguendo con gli angeli con i 4 angeli dell'Avvento, però ci sono dei segni che sono chiamati a sistemare delle cose e siete anche parecchio favoriti. Quello che accadrà dalla prossima settimana ve lo spiegherò meglio proprio dalla prossima settimana, anche se c'è già un video su Giove in Ariete che segno per segno o ascendente per ascendente spiega l'andazzo, ma appunto state mettendo a posto tante cose, mettendo ordine, sistemando il karma familiare, sistemando cose ereditarie, sistemando la vostra interiorità, state, come dire, mettendo in azione, vi state confrontando anche con quelle che sono le vostre risorse per rinascere, per ritornare a nuova vita. È ovvio che con Saturno opposto sia l'ascendente ma soprattutto il Sole o anche la Luna, tante cose si sono sgretolate, un attimino cambiate, alcune proprio finite, no? E quindi il processo di ristrutturazione segue varie fasi, ma comunque è abbastanza, come dire, lungo. Questo è un momento per
diciamo la fase ludica, la fase con la voglia di divertimento probabilmente passerà con questa settimana, diventerete molto pragmatici, molto impegnati, molto concreti, ma quello che state sistemando adesso e gettando, no, le basi di quello che in maniera molto astuta e avveduta state sistemando adesso, vi darà dei grossi frutti a partire dalla primavera. Quindi è un momento così di assoluta programmazione. C'è ancora selezione nei rapporti, state ancora selezionando le amicizie da tenere con voi nel presente, lasciando nel passato persone che non si sono rivelate leali come voi, rispettose dell'amicizia come voi. State anche selezionando ancora il vostro entourage, anche lavorativo, il team, se andate a scuola, se frequentate delle squadre, se lavorate a turni, anche lì c'è una sorta di cambiamento ancora in atto, che forse risente anche della luna piena della scorsa settimana in Gemelli e Lilith, forse può essere emerso o sta emergendo, perché gli effetti della luna piena durano fino alla luna piena successiva, quindi fino al 6 gennaio forse emerge qualcuno che magari faceva buon viso a cattivo gioco, ma non era proprio sincerissimo, forse qualcuno indeciso va da un'altra parte, forse no, c'erano delle chiacchiere, insomma c'è un momento di pulizia anche nel team, nell'entourage, nelle persone che frequentate, ma ovviamente i pianeti in Capricorno, soprattutto anche dalla prossima settimana, indicano una grande selezione proprio del vostro quotidiano. È come se iniziasse decluttering, iniziaste a privarvi di cose che vi fanno male, di situazioni tossiche, di persone tossiche, puliste casa, come se fosse una sorta di voglia di fare proprio pulizia a 360 gradi e di mantenere soltanto l'essenziale. Ma credetemi, siccome c'è Giove in Ariete, non è una cosa spiacevole, è una cosa che vi viene molto facile, innanzitutto perché ormai avete le spalle grosse, Saturno ha dato proprio momenti peggiori soprattutto nel 2021, no? E nella primavera del 2022, quindi ormai siete come se aveste fatto il servizio militare, siete inquadrati, quindi non vi spaventate per queste cose, ma soprattutto è la nuova consapevolezza, una nuova mente, una nuova apertura mentale e nuovi orizzonti che vi stanno spingendo a cambiare tante cose. I prossimi 5 mesi di Giove in Ariete saranno assolutamente generosi, però siccome è probabile, no, che l'esuberanza di nuove consapevolezze, di nuovi lidi che vi chiamano, di nuove scoperte vi renda, come dire, impetuosi, volevo ricordarvi che c'è Mercurio retrogrado dal 29 dicembre al 18 gennaio, e quindi è un momento per riavvolgere il nastro, per sistemare altre cose, no? Per raschiare ancora il barile e sistemare cose, ma non è un buon momento per esordire, ok? Quindi non prendete decisioni importanti e non date inizio a nulla che non sia shopping, cioè nulla che sia determinante nella vostra vita. Dal 19 gennaio avrete una grandissima ripartenza e tutta una serie di transiti, come dire, molto incoraggianti e di forte rinnovamento. Quindi attenzione semplicemente a quelle date e usatele come momento zen e di riflessione e di messa, come dire, a punto, riverifica di cose del passato. Quindi io vi aspetto nei commenti, vi faccio un grande in bocca al lupo e passiamo agli amici della Vergine e dell'ascendente Vergine. Cari amici della Vergine e cari amici con l'ascendente Vergine, questa settimana stappiamo una bottiglia perché è l'ultima settimana con Giove opposto. Questo riguarda soprattutto chi ha il Sole in Vergine, perché al discendente non è così, come dire, complicato. Questa previsione in realtà vale anche per chi ha la Luna in Vergine, perché ogni 12 anni, quando abbiamo l'opposizione di Giove ai luminari, diciamo che si prendono un sacco di cantonate. Quindi se voi andate a riguardare i cicli di Giove in Pesci che io pubblico su Instagram, nel vostro caso è Giove in Pesci, nella bilancia è Giove in Ariete e per quanto riguarda il Leone è Giove in Acquario, quindi è qualcosa dell'anno scorso. Quando c'è
Giove in pesci, e se voi andate a guardare le tabelle con i cicli di Giove, facendo mente locale potreste risalire ad annate in cui avete fatto magari no, una cavolata, oppure è iniziato un momento in cui un periodo in cui non se ne imbroccava una. Ok, quello è Giove in pesci, perché che cosa fa? Cioè quello è Giove in opposizione. Perché che cosa fa? Giove è la lucidità, è la vista. Quindi in opposizione significa che noi abbiamo le sviste, cioè viene fuori tutto il nostro sommerso emotivo irrisolto, e quindi magari se abbiamo, se siamo frustrati, ci viene voglia, no? Ci viene uno spirito di rivalsa che ci fa fare le peggio cose, ci fa fare magari, che ne so, le vendette, quelle grossolane, acquisti pazzi, non so, cioè, oppure se siamo affamati di amore, le scelte se si fanno colpi di testa, magari si rovinano relazioni collaudate per amori che poi insomma sono dei calessi. Quello è l'anno del credevo fosse amore e invece era un calesse, e riguarda sia il sole che la luna. La luna secondo me è ancora peggio, perché come avete potuto vedere, no, chi ha scaricato le book legato alla luna soprattutto per alcuni segni è anche più determinante del sole, quantomeno per la serenità e per l'appagamento personale, oltre che per il karma, quindi è un aspetto molto importante. Quindi l'ascendente Vergine può avere l'ultima settimana di ottime opportunità con gli altri, quindi per ufficializzare relazioni, per firmare contratti, per vendere o comprare qualcosa, tanto più che ci sono già 3 pianeti, c'è già uno stellium strepitoso nel segno del Capricorno, perché sono entrati Venere, ma soprattutto Mercurio, il vostro governatore, è a favore, lo sarà per 3 mesi fino al 5 febbraio, è su Plutone, quindi momento pressoché, come dire, benedetto. La prossima settimana anche il Sole uscirà dallo scomodo Sagittario, che comunque crea qualche incertezza, qualche momento scalpitante in famiglia, ma anche il Sole dalla prossima settimana entrerà nel segno del Capricorno, quindi sarà un momento molto costruttivo. Però la prossima settimana, proprio perché questa è l'ultima di Giove in pesci, quindi amici della Vergine col Sole in Vergine, amici con la Luna in Vergine, se vi siete salvati fino adesso, non fate colpi di testa quest'ultima settimana e iniziate, come dire, a lasciarvi andare dalla prossima. Ecco, Giove si toglie dall'opposizione, entrano 4 pianeti dalla prossima, ma già ci siamo adesso con 3 in Capricorno, quindi momento molto costruttivo, soprattutto bellissimo per l'amore. Inizia un momento di revisione, di chiarimenti, di sistemazione delle questioni affettive, anche di prese di coscienza, che probabilmente daranno vita ad una nuova fase, proprio una nuova era che decollerà da maggio. Questo non significa che conoscete una persona adesso, perché spesso mi fraintendete. A me sembra di promettere grandi cose e invece magari non sono riuscita a restituire la grandezza della cosa, perché magari ho dato per scontato che se una cosa nasce adesso e decolla a maggio, non è che lo vedete adesso e magari fino a maggio 2 WhatsApp, oppure scompare e poi torna. Per maggio c'è proprio l'ufficializzazione, l'esplosione, i figli, le convivenze, i progetti di vita in comune, ma questo ovviamente è un momento molto costruttivo, no? Ci sarà sicuramente però una rinascita del vostro modo di approcciare l'amore e proprio il divertimento, e una ennesima correzione, e soprattutto si chiuderà un ciclo che secondo me è stato un po' severo, iniziato tra il 1994 e il 1996. Si inizia a concludersi quel ciclo, ovviamente dobbiamo aspettare un po', ma dal 2023, se avete anche visto l'oroscopo della Vergine 2023, inizia un macrociclo molto più interessante, soprattutto molto più generoso, no? Molto più abbondante. Quindi che cosa accade? Che avete Venere in Capricorno, Mercurio in Capricorno, Plutone in Capricorno, quindi gli incontri sentimentali dovrebbero essere veramente uno dietro l'altro, ok? Giove la prossima settimana passa in Ariete e
cosa accade? Che inizia una passione, forse c'è un incontro, inizia una situazione di grandissimo coinvolgimento passionale, proprio a livello erotico, arriva qualcosa di, come dire, importante, una voglia proprio di lasciarsi andare e andrà conciliato però con quello che il vostro Mercurio, il vostro governatore in Capricorno, insieme a Plutone suggerisce, cioè di non ripartire in quarta, ma di andarci piano e di vedere se per caso si riverificano vecchie dinamiche, perché è quello che questo stellium in Capricorno vuole da voi, aiutarvi a perfezionare insieme al lento lavoro che Plutone in Capricorno sta facendo dal 2008 ancora ad oggi, insegnarvi a portare rettitudine e a vivere le storie d'amore non con le dinamiche vittima carnefice o comunque con qualcuno che detiene il potere e un altro no, a ripristinare delle situazioni di rispetto e di equilibrio. Quindi se dovessero ripresentarsi queste dinamiche in questi giorni, proprio anche questa settimana, avrete senz'altro la consapevolezza che dovete ancora lavorare con Plutone, quindi questo è quanto. Volevo ricordarvi, soprattutto dirlo alle persone che capitano per la prima volta su questi video, che dal 29 dicembre al 18 gennaio il vostro governatore Mercurio sarà retrogrado. È un ottimo momento per riavvolgere il nastro, per rivedere le scelte del passato, per sistemare delle cose del passato, quindi per mettervi in discussione, no? Per rieducare qualcosa di voi, per mettere ordine nella vostra vita. Non prendete decisioni importanti dal 29 dicembre al 18 gennaio, non esordite, non fate proclami, non vi licenziate, non lasciate qualcuno, non dite al mondo di aver trovato l'anima gemella, aspettate il fantastico 18-19 gennaio, 18 per gli impazienti, tanto Mercurio prima di tornare diretto ha il giorno in cui si ferma, no? Perché lui sta andando retrogrado, un giorno si ferma e poi riprende il moto diretto. Quindi per gli impazienti il 18, per i più pazienti avveduti il 19, quindi quello è un momento di rivisitazione. Comunque, quindi abbiamo detto incontri, sentimento, divertimento che forse inizia ad essere saggio, moderato, non è più open, no? Non è più magari un andare da un eccesso all'altro, quindi o faccio Ramadan o perdo, cioè mi sveglio la mattina che non so dove sono, no? È un modo molto utile di trovare un equilibrio. E altra cosa, probabilmente si è innescato la scorsa settimana un effetto domino per prendere delle decisioni lavorative, o vi pronunciate entro il 29 o firmette e cose serie vanno dopo il 18, quindi mi raccomando non fate danni nel periodo di Mercurio retrogrado. Io vi mando un grande bacio, aspetto i vostri commenti per sapere come va e passiamo agli amici della bilancia e dell'ascendente bilancia. Cari amici della bilancia e cari amici che avete l'ascendente bilancia, ci sono ben 3 pianeti in Capricorno, abbiamo Mercurio, Venere, dagli ultimi giorni della scorsa settimana Venere che è il vostro governatore e Plutone, dalla prossima settimana anche il Sole, ma noi ovviamente nel vostro caso interessa maggiormente Venere, il transito di Venere che è il vostro governatore. Cosa accade? Che qui ci sono dei giochi di potere, delle questioni di potere, dei conti da fare in famiglia o con il partner o con i familiari, fratelli, figli, persone più anziane, no? Qui c'è un grande tumulto familiare, ovviamente dalla prossima settimana voi siete emotivamente su di giri, questo possiamo dirlo, forse questi pianeti in Capricorno in questa settimana e anche già dalla scorsa dovrebbero conferirvi le giuste regole, una certa severità, un certo indirizzo, diciamo, rispetto a quelle che forse erano le vostre aspettative. Perché? Perché siete molto emotivi ultimamente. Il 2022 con la congiunzione Giove-Nettuno in un settore, insomma, il vostro che ha creato molta emotività, probabilmente vi
vi ha fatto anche sovrastimare delle cose o sottovalutarle, insomma diciamo che l'obiettività non ha regnato sovrana e quindi è stato un momento emotivamente molto difficile, probabilmente da gestire. Adesso questi pianeti in Capricorno danno regole, quindi probabilmente o vi siete consultati con qualcuno o è arrivato qualcuno, diciamo, qualcuno che ha rappresentato la legge, qualcuno che vi ha dettato la regola, qualcuno che ha fatto capire, no? Cioè è un momento utilissimo per mettere ordine, è un momento che probabilmente terminerà il 5 febbraio, quando Mercurio si staccherà da Plutone, però Venere, il vostro governatore, già dal 3 gennaio si rimetterà a favore, né? Però abbiamo questo momento fino al 3 gennaio proprio di dover mettere in ordine queste cose. In alcuni casi, visto che stiamo parlando di pianeti in Capricorno, le aspettative possono essere disattese, ok? Cioè quello che sta accadendo è la regola, ci sono troppi pianeti saturnini, è la regola, sì, è un severo ma giusto, edulcorato perché non si tratta di Saturno, quindi probabilmente questi pianeti in Capricorno si scontrano soprattutto dalla prossima settimana con Lilith in Cancro, quindi a un certo punto dovrete rendervi conto forse che c'è un capriccio, c'è qualcosa di irrisolto dall'infanzia, c'è un atteggiamento puerile, no? Un qualcosa che magari veramente va avanti dall'infanzia e che forse ha alterato o da parte vostra o da parte di persone della famiglia, come dire, i rapporti con qualcuno, no? E quindi è come se accadesse qualcosa che ripristina un equilibrio, ok? È probabile che voi dobbiate rendervi conto, visto, come dire, l'insieme di pianeti in Capricorno, è probabile che voi dobbiate rendervi conto che forse c'era una rivalsa forse puerile, forse legata veramente a ferite emotive legate all'infanzia, come se aveste voluto essere ripagati di qualcosa, come se vi rendeste conto all'improvviso di non essere stati mai usurpati, non so come dire, ok? Perché? Perché Lilith in Cancro, che entrerà il 18 e il 19, solitamente indica tutte le ottave basse del Cancro, cioè i capricci, le aspettative esagerate, no? L'atteggiamento proprio infantile. Quindi questo è un momento magari un po' così, un po' rigido, ma molto utile per ripristinare degli equilibri. Voi state lavorando, diciamo, nel settore famiglia, nel settore immobili, anche rispetto al luogo d'origine, con Plutone dal 2008, Plutone finirà di ripristinare, finirà di lavorare con voi e quindi di farvi avere il giusto atteggiamento in ambito immobiliare e familiare soltanto nel novembre 2024, quindi siamo ancora alla fine del segno, però il grosso dovrebbe essere stato fatto. Siccome però noi esseri umani non sempre, soprattutto quando un pianeta è venusiano, magari le responsabilità se poi le scansa, insomma, e cerca di, come dire, di proteggersi, di coccolarsi, spesso questi pianeti in Capricorno possono portare un corso accelerato, come lo chiamo io, no? Infatti capita spesso che quando un pianeta lento stia per finire il suo percorso si addensino su di lui, viene raggiunto da varie congiunzioni, cioè si formano vari stellium affinché il lavoro di questo pianeta lento emerga, quindi sorgano delle questioni, delle cose da risolvere affinché noi ci misuriamo, no? Affinché noi ci misurassimo con come dire, con il grado con la realtà e quindi per vedere se abbiamo cambiato atteggiamento rispetto alle cose da affrontare. Quindi è un momento che, come dire, può essere forse un po' severo diciamo dal punto di vista delle vacanze di Natale, ok? Può essere un momento poco spensierato, però è un momento che sembra, come dire, importante per ripristinare delle regole, per ristabilire delle situazioni che andavano sistemate. Vi ricordo che dal 29 dicembre al 18 gennaio
C'è Mercurio retrogrado, quindi è un momento per rivalutare le cose, per riguardare al passato, per sistemare pendenze. Non è un motivo per prendere decisioni, non è un buon momento per prendere decisioni importanti, non è un buon momento per esordire, per pubblicare un libro, per fare dei proclami, per aprire un negozio, ok? Cioè è un momento nel quale è bene volgere lo sguardo al passato, così fa riavvolgere un pochino il nastro. Ecco, questo è il momento per riavvolgere il nastro, quindi non per andare nel futuro, per sistemare le cose che non avete ancora sistemato. Dalla prossima settimana torna Giove in opposizione, sappiate che sarete bellicosi, forse ingiustamente, ma è probabile che con il trigono di Saturno riuscirete a, come dire, a trovare un equilibrio. Però con Giove opposto, questo è un altro momento per non prendere, durerà 5 o 6 mesi in realtà, ma chi segue il canale già ha sentito le previsioni di Giove in Ariete perché c'è un video dedicato. Voi siete fra quelli che ne risentono di più. Negli anni, ogni 12 anni, chi ha Giove opposto ai luminari, quindi o al Sole o alla Luna, questo non è una previsione dedicata agli ascendenti, chi ha Giove opposto al Sole e alla Luna tende a fare dei colpi di testa che non dovrebbe fare, di cui poi potrebbe pentirsi. Quindi siate moderati anche se l'energia è veramente esuberante, magari sarà il buon momento per iniziare a fare sport, quindi come dire, momento zen, momento veramente per iniziare a fare quelle pratiche orientali che danno tanta disciplina, proprio per imparare a disciplinare le intemperanze, ok? Perché comunque è un momento di misunderstanding, di fraintendimenti, si va a 100 all'ora, quindi non si ha il tempo di elaborare le cose e quindi è un momento, come dire, per ritrovare la pace. Quindi, cari amici della bilancia, ricordatevi i giorni di Mercurio retrogrado, fate quello che il vostro governatore in Capricorno vi chiede di fare e state tranquilli e cercate la pace perché 5 mesi di Giove opposto passano subito. Un grande bacio, vi aspetto nei commenti e passiamo agli amici dello Scorpione e dell'ascendente Scorpione. Cari amici dello Scorpione e cari amici con l'ascendente Scorpione, benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 12 al 19 dicembre. Allora, abbiamo un fantastico stellium, cioè l'insieme di 3 o più pianeti nel segno del Capricorno, che è un grande amico dello Scorpione, è un grande amico anche per chi ha l'ascendente Scorpione e dalla settimana prossima anche il Sole si metterà a favore. Quindi buone notizie, chiarimenti, incontri, fortuna nelle risposte. Ragazzi, questa è una cosa a 360 gradi. È un ottimo momento anche per conoscere la verità, cioè per avere anche il giusto indirizzo da parte di qualcuno, come se finora magari voi aveste tentato di parlare con qualcuno, aveste avuto degli interlocutori evasivi, adesso invece è come se vi arrivassero anche, vi fossero impartite le giuste lezioni, la giusta comunicazione, tutto al fine di creare una rete positiva di punti di certezze, di punti di riferimento fissi, concreti, di una chiarezza, si crea una chiarezza nelle notizie, nel parlare con la gente, una chiarezza mentale, anche voi diventate più obiettivi, più centrati, siete più chiari mentalmente, sapete quello che volete e avete anche la forza di raggiungerlo. Qualora, siccome questo è uno stellium che vede coinvolto Plutone in Capricorno e voi state facendo un lungo lavoro dal 2008 legato a Plutone in Capricorno proprio per imparare ad essere corretti e, come dire, etici nella comunicazione e
tutto quello che è successo dal 2008 ad oggi può essere stato molto utile, anche se non sempre piacevole, per insegnarvi a non utilizzare il vostro potere personale, il vostro fascino, le vostre capacità seduttive, anche manipolatorie, diciamo per il male, cioè per il tornaconto personale e così un po' a discapito dell'altra persona. Se dovessero riproporsi queste dinamiche in questi giorni, cioè se voi appena riacquisite forza, chiarezza, ripercorrete diciamo gli stessi percorsi, le stesse vie già battute, se rifate come dire gli stessi errori o cercate di rimettere in atto le stesse dinamiche, è probabile che dal 29 dicembre, ve lo anticipo perché così avete 15 giorni di tempo per valutare come vanno le cose, con Mercurio retrogrado questi errori potrebbero tornare, no? Cioè le cose potrebbero ritornarvi indietro, cioè le cose potrebbero cominciare a non andare, quindi voi già lo sapete e quindi vi rimettete in discussione e soprattutto finché ci sono questi ottimi pianeti in Capricorno avete anche gli interlocutori giusti, cioè la persona a cui chiedete ma perché è successo questo, vi consiglia, ve lo spiega, cioè è un momento di crescita, di indirizzo strepitoso. Ovviamente se cercate lavoro è un ottimo momento, questa settimana c'è ancora il trigono di Giove, ovviamente il momento è top anche per la fortuna, quindi vi ricordo, o se capitate qui per la prima volta, vi suggerisco di giocare, di tentare proprio la fortuna al gioco, però fatelo responsabilmente, no, mi raccomando, però il momento è molto fortunato e ovviamente è un momento molto bello per la creatività, è un momento bello per discutere tesi, se dovete fare esami, concorsi, colloqui, ragazzi, da adesso fino al 5 febbraio, col favore di Mercurio su Plutone, potrebbe veramente essere un momento di grande fortuna, di grande costruttività, cioè potrebbe essere veramente un ponte che vi porta direttamente, inizia a preparare già le fortune che poi Saturno in Pesci dal 7 marzo avrà esclusivamente per voi. Vi ricordo l'accortezza di non prendere decisioni importanti e di non strafare, no? E soprattutto veramente di non debuttare, di non esordire, di non fare comunicazioni importanti solo quando Mercurio sarà retrogrado dal 29 dicembre al 18 gennaio. Voi vedrete che se riuscirete a stare in questo lasso di tempo, in questi 19-20 giorni, in fase di rielaborazione, questo è un momento zen, riflessivo, per osservarvi, per capire gli errori, proprio per fare un discorso etico, morale su voi stessi, dal 20 gennaio, 20-22 gennaio, la vostra vita lavorativa, sentimentale, ragazzi, a 360 gradi ripartirà veramente alla grande perché poi ci sarà anche la liberazione da Saturno retrogrado. Quindi questo è un mega momento per osare. Questo è veramente proprio per osare nelle comunicazioni, nelle situazioni. Se siete fra quegli scorpioni o quelli ascendente scorpione che dalla scorsa settimana, causa luna piena in gemelli, su Lilith, su Marte, come dire, hanno dovuto prendere una decisione o comunque hanno visto insomma, che l'aria si era fatta brutta, che qualcosa può essere culminato, finito male, può esserci stata un diverbio, sappiate che si sta innescando l'inizio di una rinascita. Questa rinascita, questa fase di incubazione terminerà esattamente quando Saturno entrerà nel vostro segno, voi lo sapete, quindi adesso sappiate che quello che potete fare è quello che potete fare se avete avuto delle problematiche provenienti dalla scorsa settimana, allora quello che potete fare di importante è spezzare
una catena, perché ragazzi è già troppo quando ne spezziamo una, del karma familiare. Cioè, se ci sono stati delle problematiche innescate dalla luna piena congiunta a Marte in Gemelli retrogrado e anche a Lilith, quello che può essere accaduto è che inconsapevolmente voi abbiate ripetuto dei comportamenti non molto maturi, magari duali, magari doppi, magari superficiali, legati al karma familiare, cioè che qualcun altro della vostra famiglia vi ha trasmesso, vi ha insegnato a fare, no? E questo è un momento d'oro perché per accogliere l'ombra, cioè per essere obiettivi con voi stessi, e anche i pianeti in Capricorno vi aiutano perché danno molta forza, danno molta lucidità, quindi sono molto utili per sistemare le cose, prendervi la responsabilità di cercare di non ripetere più quel tipo di errore. Questo segna l'inizio di una rinascita e quindi tutti questi pianeti in Capricorno serviranno ad accelerare proprio la ripresa e la riconquista di quello che pensate di aver perso. Quindi se avete perso l'amore, incontri sentimentali, se ci sono state delle problematiche al lavoro o in qualsiasi altra situazione, c'è un recupero, quindi se riuscite ad integrare il lato ombra, quindi a prendervi la responsabilità che c'è qualcosa da cambiare, farete un ulteriore salto quantico, anche perché con il favore di Giove la fortuna e le cose vengono molto più facili, quindi i transiti carini non portano soltanto amore, fortuna, soldi nella vita pratica, ma ci aiutano anche agevolmente a risolvere qualcosa dentro di noi. Quindi un grande in bocca al lupo, vi aspetto nei commenti e passiamo agli amici del Sagittario e dell'ascendente Sagittario. Cari amici del Sagittario e cari amici che avete l'ascendente in Sagittario, questa settimana è l'ultima settimana di tensioni e turbolenze, quindi volevo dirvi che dalla prossima il cielo si aggiusta. Voi siete reduci dall'opposizione della luna piena dell'8 dicembre con Lilith e con Marte in Gemelli, quindi diciamo che per chi non ha vissuto l'energia concentrata proprio nelle giornate un paio di giorni prima e un paio di giorni dopo della luna piena, è probabile che si sia innescato quello che è l'effetto domino. Quindi la luna piena non fa accadere qualcosa di precipitoso in quel momento, ma può anche accadere che inizino le prime crepe di qualcosa che a lento rilascio si compie e solitamente entro 28 giorni, quindi fino alla luna comunque il processo si deve innescare entro la luna piena in Cancro del 6 gennaio. Nel vostro caso il transito positivo di Marte durerà fino a fine marzo, quindi possiamo ipotizzare che le cose innescate la settimana scorsa avranno delle ripercussioni che potrebbero spalmarsi nel tempo, quindi non soltanto concludersi entro questa luna, però questa volta don't worry, perché sembra essere un bene, perché questa è l'ultima settimana di turbolenze emotive, insomma caos emotivo, confusione, soprattutto a livello, come dire, familiare, no? O legato ad una situazione immobiliare. Poi Giove, il 20, per vostra fortuna, entra nel segno dell'Ariete e inizia un ciclo di grandissima fortuna che durerà fino al 16 maggio, che vi consiglio di vivere appieno. Questa ovviamente è l'ultima settimana del vostro compleanno, del segno solare Sagittario, il 21 il Sole entrerà nel segno del Capricorno, quindi ricordo alla terza decade, a tutti gli amici della terza decade, quindi esclusivamente al Sole in Sagittario, che i 10 giorni prima e i 10 giorni dopo il compleanno sono quelli un po' più sensibili, diciamo, per gli avvenimenti. Il cielo che si crea in quei giorni sembra essere quello più sensibile, che appunto detterà il trend dei 365 giorni che verranno. Quindi cercate, no, di
di stare nella pace, di stare nella centratura, di lasciare andare anche, di approfittare di quella luna, della luna piena scorsa per lasciare andare tutte le rogne e tutte le cose che non vi soddisfano, perché questa luna piena è servita sicuramente a gettare, a fare entrare, diciamo, a creare le crepe di situazioni che o vanno cambiate o vanno abbandonate, perché voi state rinascendo, state inaugurando diciamo un nuovo ciclo di vita estremamente fortunato, e quindi è bene che il campo sia arato. Allora, adesso possiamo dire con Giove, possiamo dire che questa settimana, quindi con gli ultimi giorni di Giove in Pesci, che si chiude un transito abbastanza, diciamo, simile ad un terreno friabile, un transito un po' precario, un po' destabilizzante, inaugurato nel 2010. Se ne inaugura un altro, diciamo che poi porta a compimento, ecco, tutto quello che è accaduto fra il 2010 e il 2011, e possiamo dire che quella fase che si è rivelata molto disfunzionale davvero per tutti. Voi siete stati toccati particolarmente nel 2010 in maniera più, 2009-2010 in maniera più tangibile probabilmente. Comunque è stato un transito disfunzionale per molti, evidentemente la Terra, l'umanità dovevano lasciare molte cose nel passato per rinascere veramente a nuova vita, non con facilità, e il transito che inizia la prossima settimana, il ciclo di vita che inizia la prossima settimana, sarà un ciclo di vita a mio avviso strepitoso. A mio avviso strepitoso, sicuramente legato a cambiamenti. Vi dico che quello che Giove sta portando, Giove in Pesci negli ultimi 2 mesi, ha portato nella vostra vita, nelle vostre famiglie, nei vostri immobili, verrà, come dire, definito da Saturno dal 3 marzo, quindi chi ha paura di non essere riuscito a portare a termine dei progetti, delle cose, che magari pensa, oddio, adesso Giove va via e quindi questo settore perde l'occasione, guardate, assolutamente no. Dal 7 marzo inizierà una fase di definizione molto proficua che durerà 3 anni, ok? Quindi non siete abbandonati da Giove. Giove però si sposta in un pianeta nel segno dell'Ariete molto favorevole, quindi ritornano l'amore, la fortuna. Dal 20 dicembre al 15 maggio giocate responsabilmente, ma tentate la fortuna perché dovrebbe essere immensa, quindi tornate a respirare, tornate ad essere spensierati, tornate a divertirvi. Questa settimana bisogna definire delle questioni probabilmente legate alle spese ancora, qualcosa legato alle spese, qualcosa legato anche alle persone le persone di potere a cui vi affidate. Quindi probabilmente c'è una rivisitazione anche della dipendenza o eventualmente di una raggiunta indipendenza da personaggi che potevano darvi in passato l'idea di proteggervi, di essere dei grossi punti di riferimento, e che probabilmente nel corso anche dell'ultimo anno, ma probabilmente anche prima, avete imparato a mettere in discussione, e possiamo dire che siete ad un buon punto evolutivo per cui non vi fate abbindolare più e non vi fate più abbagliare dal potere. Questo è un grande, come dire, percorso, è un grande, come dire, obiettivo che il Sagittario deve avere, perché il Sagittario ha una grande ambizione, una grande competizione, quindi mira anche, no, a circondarsi, ad avere delle amicizie, delle frequentazioni di un certo livello, però insomma, riportate dandogli il giusto peso, ecco, ok.
e non subendo un fascino e non facendo magari due pesi e due misure. Per chi non l'avesse fatto questo grande percorso finora, allora ragazzi, con Mercurio, Venere su Plutone, inizia adesso e insomma terminerà il 5 febbraio un corso accelerato di indipendenza non solo economica ma anche psicologica e affettiva da tutta una serie di situazioni, come dire, obsolete, no? Proprio legate alla vecchia maniera. Questa è la prima cosa. Visto che siete in una fase di rivisitazione generale, vi ricordo che avete anche voi Mercurio retrogrado dal 29 dicembre al 18 gennaio, quello è un ottimo momento per rielaborare gli errori del passato, l'appoggio eccessivo che avete chiesto ad altre persone, un momento ottimo per lavorare su voi stessi, proprio per diventare gli adulti di cui probabilmente avreste avuto bisogno quando eravate piccoli, ma appunto è un momento di riflessione, un momento intimo, un momento di lavoro su di voi. Non prendete decisioni importanti, non fate comunicazioni importanti nel periodo in cui Mercurio è retrogrado. Quando Mercurio è retrogrado non si esordisce, non si prendono decisioni importanti, non si aprono cose importanti come una partita IVA, non si pubblica un libro, insomma evitate cose che possano avere vita lunga, quindi cose importanti, perché poi è probabile che dovrete tornarci su. Quindi quello sarà il momento zen che io sto ricordando ad ogni oroscopo, perché è un attimo a programmare cose che poi è meglio non mettere in atto. Quindi l'ultima settimana del vostro sole, io faccio un grande in bocca al lupo, adesso si può fare perché siamo arrivati alla fine, tanti auguri di buon compleanno a tutti i Sagittario, con un pizzico di scaramanzia non ho fatto gli auguri prima, quindi un grande bacio, aspetto i vostri commenti e passiamo agli amici del Capricorno e dell'ascendente Capricorno. Cari amici del Capricorno e cari amici con l'ascendente Capricorno, questa parte dell'oroscopo è dedicata a voi, scusatemi per quelli che mi ascoltano sempre se torno a specificare che questo oroscopo è dedicato sia alle persone che hanno l'ascendente Capricorno sia a quelli che hanno il Sole, no? Che sono del segno zodiacale del Capricorno, ma probabilmente, dicendolo molto velocemente, avevo dato adito a qualcuno di pensare che l'oroscopo fosse per Capricorno esclusivamente con ascendente Capricorno. Invece no, è per tutti gli ascendenti e per tutti i Capricorno comunque. Allora, avete dalla scorsa settimana uno stellium sul segno di cui probabilmente avrete sentore da questa settimana, perché avete già Mercurio dal 6, ma Venere, che è la piccola fortuna, è una guaritrice, è arrivata dal 10, quindi insomma questa settimana dal 12 al 19 avrà modo di farsi sentire di più. Quindi è un momento di amore, di guarigione, di coccole, di star bene, è un momento diciamo natalizio, nonostante ci siano alcune tensioni nel quotidiano che si sono acuite diciamo da Halloween, dal weekend dei morti, anche se ci sono delle tensioni nel quotidiano che possono riguardare o piccoli acciacchi di salute o qualcosa così, tensioni tra i familiari o sul lavoro, comunque un momento di benessere, di coccole, di abbondanza, proprio di amore per voi stessi e per le persone, un momento di benessere, di abbondanza e di cose belle e anche di guarigione. Quindi è probabile che molti Capricorno e molte persone con l'ascendente Capricorno stiano pensando a coccolarsi, stiano facendo anche dei programmi, dei progetti per fare delle cure, per fare una remise in forme, per fare dei trattamenti estetici. È un momento di bella guarigione che va fino a gennaio, però vi ricordo di non prendere decisioni per cose importanti nel lasso di tempo che va dal 29 dicembre al 18 gennaio. È una cosa che vi dico con anticipo perché siccome tendete a programmare quando c'è Mercurio retrogrado è bene saperlo prima, quindi
dal 29 dicembre al 18 gennaio non si prendono decisioni importanti, non si esordisce, non si dà inizio a cose importanti, invece è un buon motivo per mettere in ordine nelle vicende del passato, anche nelle vicende sentimentali, perché stavo guardando appunto Venere è nel vostro segno fino al 3 dicembre, quindi fino al 3 gennaio, quindi Venere, Mercurio, poi ci sarà l'ingresso del Sole, voi avrete uno stellium, ma uno stellium abbondante, perché dal 21 dicembre anche il Sole si unirà a Mercurio, Venere e Plutone. Questo che cosa significa? Perché ne stiamo parlando prima? Perché questa è l'ultima settimana di Sole in Sagittario, inizia il mese del vostro compleanno e i 10 giorni prima, quindi i nati della prima decade possono essere già dentro a questa previsione. I 10 giorni prima e i 10 giorni dopo il compleanno sono quelli, diciamo, più sensibili di avvenimenti che probabilmente detteranno il trend dei 365 giorni che verranno. È dal segno della bilancia, se non erro, che l'universo ha inaugurato questa bella tradizione di vedere il Sole congiunto alla Venere, perché altre volte la Venere può stare un paio di segni prima e un paio di segni dopo. È un buon, quindi bilancia, Scorpione, è successo al Sagittario e succede anche al Capricorno. La Venere congiunta al Sole nei giorni del compleanno è un augurio molto grazioso, ok? È un augurio di amore, di sentimenti, di benessere, di guarigioni, porta delle cose molto carine nella vostra vita e quindi nei 365 giorni che verranno. Quindi tutto quello che è in fase di rielaborazione, perché con Mercurio retrogrado qualcosa, con un Mercurio retrogrado congiunto a Plutone o sul vostro ascendente, quindi o sul vostro personaggio pubblico o sul vostro Sole, emergerà. Ci sono, anche se tutto andrà bene, tutto andrà a buon fine, ci sono delle rielaborazioni, delle cose da sistemare, delle cose legate al potere, ripristinare degli equilibri, far quadrare i conti, magari questioni di eredità da sistemare da tempo, fare cose di equità, no? In questi giorni, in questa settimana, anche nella prossima, sarete chiamati a fare tutte queste cose. Cercate di portarvi avanti con il lavoro, no? Per dare comunicazioni importanti entro il 29, oppure aspettate poi, no? Il 18 gennaio, magari per mettere firme, cose, a meno che non capiti qualcosa che viene dal passato e quindi come transito sarà molto buono. Quindi momento comunque di amore, momento di bellezza, di benessere. Se non avete fatto incontri con i fantastici transiti di luglio-agosto, con la luna piena in Toro dell'8 novembre, se ci sono cose, se ci sono delle cose da sistemare sentimentalmente perché qualcuno è andato via oppure vi siete liberati di situazioni che vi pesavano, allora questi pianeti con la congiunzione del Sole a Mercurio, a Plutone, insomma può portarvi durante spostamenti oppure tramite amici ad incontrare delle persone che potrebbero segnare un punto a favore, perché voi state oltre sistemando cose di ordine pratico, state anche crescendo, facendo un grandissimo lavoro interiore. Plutone nel vostro segno dal 2008, quindi siete veramente a buon punto. E credo che con la vostra saggezza, il vostro equilibrio, la vostra diplomazia sia emersa chiaramente negli ultimi 2 mesi grazie all'ottimo transito di Giove in Pesci. Questa è l'ultima settimana, ecco che la prossima entra in Ariete, quindi tutto bene, siete a un ottimo punto di evoluzione, ma ci saranno delle tensioni, dei cambiamenti, forse qualche conflitto, qualche disputa da sistemare o in famiglia o in
campo immobiliare o magari legato ad un familiare. Non è una cosa che riguarda voi, ma può esserci un momento di tensione fra un familiare e un'altra persona. Questo è quello che Giove in Ariete potrebbe risollecitare, oppure potrebbe portare a dover riaffrontare qualcosa che è spuntato, che è sorto tra l'11 maggio e primi di luglio del 2023. 22, scusatemi, quindi Giove era congiunto a Marte all'inizio dell'anno, adesso poi c'è stata una retrocessione in Pesci, adesso che torna alla luce di nuove consapevolezze, di nuovi fatti. Se non è stato risolto tutto in estate, adesso potreste essere chiamati ad aiutare, a risolvere, a sistemare delle tensioni o a livello immobiliare o a livello familiare. Momento dedicato nel quale bisogna essere in fase riflessiva, no? E non schierarsi, non dichiararsi. Quello dal 29 dicembre al 18 gennaio, Mercurio retrogrado, è utile a rivedere le cose del passato con occhi diversi, soprattutto perché ci sarà una luna piena in Cancro il 5 gennaio, tra il 5 e il 6 gennaio, quindi anche se dovessero crearsi un po' di tensioni tra voi e il partner, tra voi e gli affetti, tra voi e i figli, insomma sappiate che è una fase transitoria e che le cose si aggiusteranno sicuramente. Voi siate prudenti nel periodo dal 29 dicembre al 18 gennaio e cercate di sistemare il passato, ma non prendete decisioni importanti in quel periodo. Quindi forza e coraggio. Io vi mando un grande bacio e passiamo agli amici dell'Acquario e dell'ascendente Acquario. Cari amici dell'Acquario e cari amici che avete l'ascendente Acquario, questa è una settimana, come dire, di grande riflessione, di grande introspezione, soprattutto per quanto riguarda i rapporti affettivi, i figli, i sentimenti, le dinamiche sentimentali, no? Il partner, proprio diciamo le dinamiche con le quali vi trovate, ma anche rapporti con cugini, fratelli, sorelle, amici. È come se iniziasse una fase di revisione, no? Proprio di cambio di mentalità, e probabilmente è come se voi percepiste la necessità di un cambio di guardia. Allora, o emerge qualcosa, diciamo gli avvenimenti di questa settimana possono essere intesi così, perché c'è una Lilith in Gemelli che poi a fine settimana entrerà in Cancro e per la prossima si opporrà a tutti i pianeti in Capricorno. Adesso c'è innanzitutto una Lilith in Gemelli che è andata a porsi su Marte. Io solitamente non vado a scoperchiare Lilith, perché Lilith è il nostro proprio lato ombra, no? Se ne è parlato sotto un post qualche giorno fa proprio su YouTube, e molti mi chiedevano che cos'è il lato ombra. Il lato ombra è quello che neghiamo anche a noi stessi, di cui non siamo consapevoli, o che non vogliamo vedere, che agisce su di noi comunque, a prescindere, ci fa fare quelle cose di cui non siamo consapevoli, che ci creano problemi con gli altri e che spesso, come dire, ci fanno arrivare dei feedback e noi cadiamo dal pero, no? Quello è il lato ombra, quella parte di noi che ci sfugge. Perché ci sfugge? Perché più abbiamo il sonno della coscienza, più siamo addormentati, più siamo completamente addormentati, più facciamo le cose in automatico senza rendercene conto. Questo per voi, qualsiasi sia il grado di evoluzione, potrebbe far venire a galla in questa settimana un momento di consapevolezza, un passo avanti, un risveglio. Quindi la consapevolezza magari
C'è innanzitutto una maturazione, ragazzi, c'è una grande maturazione psicologica, c'è una grande consapevolezza delle dinamiche sentimentali, affettive, c'è anche una consapevolezza che probabilmente buona parte della vita e delle dinamiche o del vostro inconscio comunque sono legati a debolezze e questioni legate all'infanzia, che vengono veramente dall'infanzia o dall'ambiente nel quale siete cresciuti, ma ovviamente questo è così per tutti, no? Non siete soli in questa consapevolezza, però questa settimana, anche la prossima, possono essere, come dire, rivelatrici di nuove consapevolezze e di avanzamenti psicologici. Poi voi siete molto intelligenti, molto svegli, quindi basta un là. Perché accade questo? Perché c'è stata la Lilith in Gemelli congiunta alla Luna piena e a Marte retrogrado. Cosa è accaduto? Che la scorsa settimana, no? Proprio alla fine del qualche giorno fa, e che ha innescato tutto un effetto domino, ha scoperchiato qualcosa tipo vaso di Pandora, ripeto, a livello o di figli, di cose che riguardano i figli, che vi hanno fatto, quindi che vi faranno, se non ci siete ancora arrivati, a ripercorrere la vostra infanzia e a rendervi conto di quando vi siete intoppati, no? Cioè di quando c'è stato l'evento che vi ha fatto cambiare o vi ha fatto rimanere, ha ferito il bambino interiore, no? Cioè l'ha fatto rimanere cristallizzato. O è accaduto qualcosa legato ai figli, se ne avete, oppure al modo magari di divertirvi, che visto che c'era la Lilith in Gemelli può essere stato esagerato, forse distruttivo, e anche lì partirà, se non è già partita, una presa di coscienza particolare, oppure ragazzi delle nuove consapevolezze legate all'amore, al partner, alle dinamiche sentimentali, ai sentimenti che provate. C'è qualcosa di particolare, nel senso che ad alcuni di voi, visto che c'era la Lilith in Gemelli congiunta, che quindi indica ambivalenza, qualcuno di voi, se aveva i piedi in due scarpe o in più scarpe, magari è accaduto qualcosa di scomodo che adesso rimanda, no? A tutta una serie di situazioni per le quali vi dovrete prendere le vostre responsabilità, più o meno una roba del genere. Oppure a chi insomma è andata meglio o chi non aveva situazioni, no, complicate che potevano con una luna piena, nervosetta e soprattutto piena di distrazioni venire fuori, chi non ha avuto proprio l'avvenimento che uno preferisce non vivere, anche comunque in casi meno tesi, la possibilità, l'eventualità di mettere in discussione anche forse rapporti preesistenti o un modo di, se c'è ancora sentimento, no? Se gli avvenimenti di questa luna e di questa settimana vi stanno facendo capire che c'è ancora sentimento, la necessità di apportare delle modifiche. A volte non siete voi, anche se l'Acquario insomma è molto amante della libertà, a volte non siete voi quelli che portano magari la dinamica disfunzionale, magari avete saputo, avete capito, avete scoperto che la persona a cui tenete o il partner hanno magari sono un po' distratti oppure sono un po' superficiali. Sapete, la dualità e i lati meno nobili, no? Di una Lilith in Gemelli, di un Marte in Gemelli, che poi sono legati sia al non voler prendere atto della propria immaturità e dei propri lati ombra, questa è una cosa tipica del segno dei Gemelli che è duale, oppure proprio un fatto di non riuscire o non voler maturare, crescere. Questo, ripeto, può riguardare sia voi che il partner oppure i tipi di partner che cercate. Quindi, alla luce degli avvenimenti della scorsa settimana legati a queste dinamiche che vi ho appena elencato, inizia in questa settimana una presa di coscienza, no? Una rielaborazione che ovviamente durerà finché Mercurio sarà nel segno del Capricorno, quindi sarà lunga, durerà fino al 5 febbraio, quindi fino alle giornate del vostro compleanno.
e quindi sarà determinante di qualche cambiamento, molto molto probabilmente. Io vi ricordo che però quel Mercurio, lo ricordo per chi segue abitualmente questi video, e lo dico per chi capita qui per la prima volta, perché non lo so, non vorrei essere ripetitiva, ma il canale sta crescendo talmente tanto che oltre ad esserne contentissima e a ringraziarvi, devo ripetere le cose per chi approda prima, altrimenti poi me le chiedono nei commenti ed è difficile dare delle spiegazioni con poche righe rispetto alla conversazione. Voi, come tutti, avete Mercurio retrogrado dal 29 dicembre al 18 gennaio. È un momento introspettivo di riflessione per rielaborare le vicende del passato, per sistemare le pendenze, insomma, rivivere delle cose, risolvere dentro di voi, ma è un periodo, se avete delle pendenze, se avete delle questioni da risolvere legate al passato, fatelo, ma non è un buon momento per esordire, per presentare, che ne so, il fidanzato ai genitori, per aprire una pagina di social per lavoro, cioè non è il momento di prendere decisioni, di fare passi importanti, in realtà. Quindi è molto buona, l'energia è molto utile a sistemare il passato, ma ovviamente essendo retrogrado Mercurio è come se la mente dovesse essere rivolta al passato e non dovesse prendere delle decisioni per il futuro. Quindi dal 19 potrete lanciarvi, e poi ve lo ricordo e ve lo sottolineo per voi, la doppia bella notizia: non sarà soltanto un Mercurio diretto dal 19, ma dal 22 Urano, il vostro governatore, tornerà dopo mesi e mesi finalmente diretto, e lì voi veramente potrete prendere tutte le decisioni che volete, perché nel frattempo avrete anche Giove a favore. Quindi buona rielaborazione, buona crescita, un grande bacio, e passiamo agli amici dei pesci e dell'ascendente pesci. Cari amici dei pesci e cari amici che avete l'ascendente pesci, la scorsa settimana deve aver innescato molto probabilmente per voi tutta una serie di energie, di movimenti che ad effetto domino potrebbero portarvi al 6 gennaio aver messo in discussione o comunque aver cambiato qualcosa legato alla location, proprio all'abitazione o alle persone che vivono con voi. Può trattarsi del coinquilino o della coinquilina che vanno via, che magari, oppure si aggiunge qualcun altro, quindi può esserci un cambiamento per quanto riguarda il nucleo delle persone con cui dividete diciamo il nucleo familiare, fate famiglia, oppure possono esserci ben altri tipi di movimenti, quindi anche se lo desideravate da tempo, visto che Marte è in ottimo aspetto con Saturno, quindi avete la forza di crescere, e soprattutto perché insomma Giove fa dei regali, l'ambiente in casa potrebbe essere talmente insofferente nella casa nella quale siete da aver voglia, no, di spostarvi e di cambiare. Quindi in capo al 6 gennaio avrete, come dire, gli sviluppi per quanto riguarda o le questioni familiari. Ovviamente può accadere anche qualcosa proprio ai vostri familiari, nel senso novità, decisioni, chi va a convivere, chi si lascia, questo fra fratelli, cugini, no? Può esserci c'è un grande movimento tellurico proprio a livello di domicilio, della vostra idea di famiglia o del luogo dove secondo voi c'è famiglia, e questo movimento tellurico finirà il 24 marzo, quindi anche se c'è tensione, vediamo cosa porta la luna piena, ma non prendete decisioni nell'immediato, quindi datevi la lungimiranza e non fatevi trasportare dall'emotività neanche nelle giornate intorno al 6 gennaio, perché dal 29 dicembre, lo sto dicendo da un po', ho fatto anche qualche post, ma lo devo ricordare per chi mi scrive che mi ricordi le date, o per chi capita per la prima volta su questi video: dal 29 dicembre al 18 gennaio avrete Mercurio retrogrado, quindi quello è un momento molto utile per sistemare le cose del passato e rivedere delle pendenze, delle situazioni con occhi diversi, perché voi avete Mercurio opposto alla Lilith in Cancro, quindi
Adesso con questo Mercurio retrogrado congiunto a Plutone potreste finalmente avere la consapevolezza, come dire, di una visione più adulta di certe cose del passato, anche legate ai sentimenti, all'amore, e quindi può esserci proprio una maturazione diversa. Quindi rivalutate, rivedete tutto quello che riguarda il passato, se avete delle pendenze, se dovete risolvere, pagare bollette, ragazzi, chiedere scusa, fare pace, mandare una lettera, ma non prendete dal 29 dicembre al 18 gennaio decisioni per cose importanti. Lo potrete fare invece meravigliosamente dal 19 gennaio in poi, ok? Perché quando c'è Mercurio retrogrado è bene non esordire, non licenziarsi perché poi ci si mozzica i gomiti, a parte il fatto che Mercurio retrogrado ci fa fare dei colpi di testa, dei colpi di matto che è meglio non cambiare neanche l'operatore telefonico, esperienza personale. Non si debutta, non si esordisce, è un periodo incasinato, ok? Anche se si tratta di un moto apparente, l'energia che arriva sulla Terra è incasinata, quindi che sia un momento zen di riflessione, non si debutta nel senso anche che non si aprono negozi, non si fanno inaugurazioni, non si fanno proclami, se ci sono delle cose prestabilite da tempo in un calendario, quello bisogna farlo. Per esempio qualcuno mi ha chiesto: ma la tesi posso darla? Quello sì, però le altre cose, cose che non sono state decise per tempo, in quel periodo insomma è bene porsi in una condizione di riflessione. Ovviamente c'è una rivalutazione nel vostro caso anche per quanto riguarda le amicizie, per quanto riguarda i colleghi, possono esserci delle tensioni portate dalla Lilith in Cancro opposta ai pianeti in Capricorno, perché o il partner vi sembrerà terribilmente immaturo e avrete come la consapevolezza di aver bisogno di una persona un po' più adulta, quindi magari avrete contezza dei limiti o di quanto un rapporto non sia in target rispetto a voi, quindi potrebbero esserci anche delle prese di coscienza scomode, però anche voi, questo può capitare a tutti, potreste prendere coscienza di comportamenti magari troppo legati all'infanzia, no? All'immaturità, a un modo magari infantile di vivere certe cose, e quindi anche la consapevolezza e la possibilità di modificarli, anche perché, come detto, dalla prossima settimana, questa è l'ultima settimana in cui Giove, il grande dilatatore, il grande espansore, il portatore di opportunità, cambiamenti e fortuna, saluta il vostro segno, chiude definitivamente un ciclo iniziato nel 2010, passa il 20 nel segno dell'Ariete e quindi ci sono i nuovi inizi che nel vostro caso sembrano proprio legati ad una nuova indipendenza, a nuove fonti di entrata, a un'indipendenza ritrovata non solo come autosufficienza psicologica ed emotiva, ma anche come la fine di ricordi che magari vi trattenevano nel passato, come se voi rinasceste come nuovi, liberi e belli, come la vecchia pubblicità, e si dischiudono anche delle opportunità, ripeto, lavorative di entrata molto interessanti, che in questo caso non sembrano essere particolarmente legate al gioco o alla fortuna, perché per alcuni segni, dico sempre, giocate, sembrano proprio legati alla vostra capacità di fare ormai la vita. Avete, come dire, talmente elaborato tante cose dentro di voi che ormai siete capaci di, se vi piace una cosa, di andarvela a prendere, quindi di creare le condizioni affinché la vita sia come volete voi, non solo nei sogni ma anche nella realtà. Quindi, siccome c'è una rinascita a tutto tondo, c'è proprio un ripartire e un riuscire ad affermare finalmente la propria forza, è chiaro che i nuovi inizi prevedono un abbandono, ragazzi, non soltanto di relazioni, quello a volte è il meno, il grande cambiamento deve avvenire all'interno, proprio psicologicamente, emotivamente e nel cuore. Quindi l'opposizione di una Lilith in Cancro a Mercurio, Venere e Plutone, tra l'altro Mercurio retrogrado, potrà o farvi portare, come dire, qualcuno
dall'esterno a farvi notare degli atteggiamenti puerili o delle cose magari troppo di comodo, troppo egoiste che dovete cambiare. Quindi o c'è l'aiuto dall'esterno o voi finalmente per delle vicende che accadono all'esterno riuscite ad accendere quella lampadina, a guardare a voi stessi e alle vostre dinamiche in maniera diversa, più matura, più consapevole e quindi a cambiare e a far entrare quella forza di Giove in Ariete che va goduta e soprattutto, visto che è un Giove marziano, va messa in azione. Quindi io vi auguro di godere al massimo delle opportunità dell'ultima settimana di Giove nel vostro segno, di prendere coscienza di quello che vi è utile per sfruttare quando Giove entrerà in Ariete e mi raccomando ragazzi, Zen, momento intimo e riflessivo con Mercurio retrogrado dal 29 dicembre al 18 gennaio. Io vi auguro un'ottima settimana, vi ringrazio per essere stati con me anche questa volta, siete sempre di più, siamo arrivati alla fine di un video lunghissimo, io vi mando un grande bacio a voi e a tutti quelli che sono ancora in ascolto e sono rimasti fino al segno dei pesci, vi auguro un'ottima settimana e ci vediamo al prossimo video.